Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati e come sempre il mistero vi attende qui su UFO News GL e noi non vogliamo farlo aspettare troppo. Mi dispiace per stasera che non c'è, come era in realtà previsto, l'amico Pierfortunato Zanfretta, ma, purtroppo sta ancora male e quindi non è stato, possibile in alcun modo che fosse presente qui con noi e ho dovuto quindi improvvisare questa nuova live, con una tematica però comunque molto interessante e direi importante, cioè la testimonianza rilasciata nell'arco del tempo, nell'arco di anni, fondamentalmente da personalità, personaggi famosi in tutto il mondo, come possono essere per esempio capi del governo, ministri della difesa, presidenti degli Stati Uniti, ammiragli, colonnelli, generali, politici e naturalmente agenti dei servizi segreti, economi e via discorrendo. Persone che hanno ricoperto delle cariche importanti, significative in tutti i poteri dei grandi stati, delle grandi potenze, degli apparati militari e segreti e che hanno lasciato nel tempo delle interviste orali o scritte che comunque sono state in ogni caso, diciamo riportate, su testi e che oggi abbiamo il piacere di vedere insieme, di leggere, che hanno segnato la storia prima di ogni, sospetto, prima della disclosure portata avanti dalla, dottor Greer, prima della disclosure portata avanti presso il Congresso degli Stati Uniti attualmente, con i personaggi che sentiamo ormai, parlare sempre attraverso libri, attraverso i media, attraverso i social, eccetera, eccetera. Quindi di questioni altrettanto importanti, forse per certi versi anche più importanti, visto chi magari le ha dette, le ha scritte, eccetera. E in più, a quelle canoniche naturalmente, più o meno conosciute nell'ambiente ufologico, nell'ambiente misterico, nell'ambiente complottistico, sorrido per il termine naturalmente, diciamo alla fine di questo PowerPoint che ho preparato, che leggeremo insieme, mi è costato fondamentalmente una giornata e mezza di lavoro, anche se, diciamo l'ho completato nella giornata di oggi dopo aver avuto la notizia ieri sera da Zanfretta che non poteva essere presente, e ho aggiunto una sorpresa, alcune diapositive che rappresentano, diciamo un apparato militare e astronautico, di cui al momento non vi dirò più di tanto, ma voglio riservare questa, sorpresa diciamo per dopo. Un caloroso benvenuto a tutti gli amici della community di UFO News GL, a tutti, gli utenti vecchi e nuovi, a tutti gli amici e naturalmente ai moderatori. Adesso partiamo con la canonica sigla degli 8 secondi, dopodiché riniziamo con l'argomento direttamente, visto che non c'è l'ospite. Come vi dico sempre, scrivete le domande in maiuscolo, non potrò leggere la chat mentre parlerò, perché essendo da solo devo concentrarmi su quello che vi dico e ovviamente su quello che trasmetto e sull'insieme della trasmissione, non posso concentrarmi sulle domande, le leggerò alla fine, le, evidenzierò e quindi le farò a me stesso e vi darò le mie risposte. Non dimenticate di scriverle in maiuscolo. Ci vediamo tra un istante. Allora, questo è un periodo particolare per la disclosure, per le informazioni che stanno "trapelando" tra virgolette. Sicuramente per gli utenti che seguono assiduamente il canale vi sarete accorti
che, negli ultimi giorni ho fatto delle live, per esempio, che riguardano la questione della vita extraterrestre a livello di segnali ricevuti, quindi di, possibile vita civilizzata in pianeti a noi vicini. E vi sarete accorto sicuramente che tra i video, prossimi streaming ce n'è uno che riguarda la possibile scoperta di vita su Marte. Non escludo che nei prossimi giorni venga caricata anche un'altra live che riguarda nuovamente forse delle novità o comunque delle cose importanti che ho trovato che riguardano ancora una volta i segnali provenienti da, Proxima Centauri B. Ma mentre queste notizie sono diventate virali, hanno portato la nostra attenzione ad una soglia maggiore, abbiamo diciamo addrizzato le antenne, abbiamo aperto le orecchie per captare qualsiasi segnale, qualsiasi informazione, qualsiasi notizia, ancora non è successo nulla di quello che era stato pronosticato, ma in contemporanea c'è appunto la disclosure UFO che si sta muovendo rapidamente, ma anche silenziosamente. Infatti in questi ultimi giorni sarebbero avvenute delle cose importanti e forse ci sarebbe una data o comunque una prima data possibile per la famosa udienza nuova al congresso, a cui dovrebbero partecipare più testimoni di quelli, della passata, volta, che erano alla fine soltanto 3. E forse qualche cosa nel meccanismo si sta muovendo davvero. Ma andiamo alle testimonianze storiche, partendo appunto da personaggi della storia americana. Ovviamente, il tutto non è messo in un ordine temporale, quindi abbiate, diciamo pietà in questo senso. Non mi era possibile andare a fare in tempi così stretti una ricerca che mi consentisse di crearla cronistoricamente alla perfezione. Quindi ci sono dei salti che purtroppo erano obbligati. Guardate invece il contenuto delle affermazioni, che è la cosa davvero importante. Harry Truman, presidente degli Stati Uniti in carica il 4 aprile 1950, dichiara: "Posso assicurarvi che i dischi volanti, dato che esistono, non sono costruiti da nessuna potenza della Terra". Aprire già con questa affermazione non è da poco. Infatti un presidente degli Stati Uniti post bellico, perché siamo in un periodo subito dopo la seconda guerra mondiale, che effettua una dichiarazione non solo eclatante, ma addirittura all'interno di questa eclatante dichiarazione ci sono 2 dati importanti e uno è sottointeso all'altro. Cioè, ci viene affermato che già è un dato certo che ci sono i dischi volanti, è accertato, è di dominio pubblico. Adesso si deve dire che non appartengono a nessuna potenza della Terra, cioè sono extraterrestri. E a dirlo è stato Truman, Henry Truman nel 1950, il 4 aprile, e non un tizio così preso a caso. Il presidente statunitense Gerald Ford raccomandò fortemente di costruire una commissione investigativa sul fenomeno UFO, a cui credeva in maniera seria. Io penso, disse, che dobbiamo alla gente il fatto di dare credibilità agli UFO e di produrre quanti più chiarimenti possibili su questo soggetto. E naturalmente non sono escluse, le possibilità che lo stesso Gerald Ford ebbe un avvistamento UFO eclatante di cui però non parlò mai davanti alle telecamere. Il generale Lionel Chassin delle forze aeree francesi, coordinatore della difesa delle forze aeree dei paesi membri della NATO dopo la seconda guerra mondiale, quindi all'inizio della fondazione dell'Alleanza Atlantica, ha dichiarato: "Il numero delle persone razionali, intelligenti e preparate, in pieno possesso delle loro facoltà, che hanno visto qualcosa e lo hanno descritto, cresce ogni giorno. Noi possiamo categoricamente dire
che oggetti misteriosi sicuramente sono apparsi e continuano ad apparire nei cieli che ci circondano. Il vice ammiraglio Hillenkotter, a cui tra l'altro molti di voi sicuramente adesso gli si illumineranno gli occhi, è proprio il tizio a cui viene dedicata a livello di nome una delle presunte astronavi del progetto Solar Warden. È considerato un ammiraglio, di altissima levatura per, capacità segrete, eccetera, non a caso. Comandante dell'intelligence del Pacifico della seconda guerra mondiale e successivamente capo della Central Intelligence Agency. Nel 1960 ha dichiarato, dietro le quinte, gli ufficiali di alto rango dell'Air Force, cioè dell'USAF, la forza aerea statunitense, sono seriamente preoccupati riguardo agli UFO. Come possiamo vedere non è una preoccupazione dei piloti di ora, è sempre stata una preoccupazione. Ma attraverso una politica ufficiale di segretezza e di ridicolizzazione, ma va? Non è cambiato nulla? Molti cittadini sono portati a credere che gli UFO siano sciocchezze. E praticamente si tratta spesso di persone, tra virgolette, sciocche e molto ignoranti. Per nascondere i fatti, l'Air Force ha zittito il suo personale, cioè ha usato la stessa stigma che sta utilizzando anche oggi. E lo diceva il capo dei servizi segreti della Marina nel Pacifico nella seconda guerra mondiale e poi successivamente capo della CIA. Non è che l'ha detto un tizio complottista. Il comandante Robert McLaughlin, responsabile della ricerca missilistica dell'USAF e della base missilistica di White Sands nel Nuovo Messico, nel 1949 affermava che i dischi volanti non hanno nulla a che fare con qualsiasi esperimento esercitato da scienziati americani o da chiunque sulla Terra. È chiaro sto fatto, come si suol dire. Se queste cose sono vere, queste provengono da un altro pianeta, in cui le creature sono molto più avanti di noi nell'utilizzo della scienza. Ho sentito dire che sono navi spaziali provenienti da Marte, che sono stati attratti dalla nostra Terra dalle esplosioni della bomba atomica. Affascinati da ciò che hanno visto, hanno continuato a mantenere un occhio su di noi. Così dichiarò anche il 7 e il 27 aprile del 1948. Ho visto i dischi volanti inseguire missili e sorpassarli in velocità. Il leggendario generale Douglas MacArthur, a cui tra l'altro ho dedicato un lungo articolo che parla proprio degli UFO del Pacifico, della sua esperienza con i dossier, con i politici e via discorrendo. Ci tengo a precisare che era il più alto tra gli eroi della seconda guerra mondiale statunitense e divenne il più alto in grado tra i generali, tra l'altro statunitensi. Dichiarò nel 1955: "Ora offriamo un nuovo mondo e un nuovo cambiamento. Parliamo in termini sconosciuti di sfruttare l'energia cosmica e dell'ultimo conflitto tra la razza umana e le forze sinistre di qualche altra galassia. Le nazioni del mondo dovranno unirsi, dato che la prossima guerra sarà interplanetaria. Le nazioni della Terra un giorno o l'altro dovranno fare uno sforzo comune contro l'attacco di popoli provenienti da altri pianeti." Vi ricorda nulla questo discorso? A me sì, tantissimo. Uno dei 2 discorsi importanti fatti da Ronald Reagan, ma affronteremo questo a suo tempo. L'ammiraglio Herbert B. Knowles dell'US Navy ha dichiarato: "So che c'è una reale necessità di passare attraverso la copertura sugli UFO di Washington e portare la verità alla gente. Sembra che ci sia una grande paura tra i potenti sul fatto che le persone americane cadrebbero nel panico se sapessero la verità. Quanto poco conoscono e capiscono i loro stessi cittadini", dice.
Io sento che milioni dei nostri cittadini già credono nella realtà degli UFO. Questo ammiraglio aveva capito tutto, praticamente del funzionamento del meccanismo della mentalità di queste persone che tengono, questi segreti, della mentalità del cittadino medio americano che vuole sapere e che crede alla questione UFO e del fatto che alcune cose che vengono credute dai potenti sulla popolazione mondiale, su come reagirebbe alla conoscenza della vita extraterrestre, della sua presenza, delle sue visite, eccetera, in realtà sono completamente sbagliate. Il colonnello Joseph Bryan III, fondatore del reparto della CIA, Central Intelligence Agency, della guerra psicologica, assistente speciale al segretario dell'Air Force, consulente della NATO, questi UFO, disse, sono apparecchi interplanetari che stanno sistematicamente osservando la Terra, cioè senza mezzi termini, signori miei, e sono pilotati da equipaggi oppure sono controllati a distanza. Esattamente quello che si dice oggi, che ci sono le sonde comandate da intelligenza artificiale, meccaniche, automatizzate, eccetera, o in alcuni casi le astronavi madre, eccetera, che sono pilotate e c'hanno i suoi ufonauti, possiamo definirli. Le informazioni sugli UFO, inclusi i rapporti degli avvistamenti, sono state e sono ancora ufficialmente tenute nascoste. Il colonnello Hayashi, comandante dell'Air Transport Wing dell'Air Self-Defense Force del Giappone, negli anni '60 dichiarò: "L'esistenza degli UFO è impossibile da negare". L'esistenza degli UFO è impossibile da negare. È molto strano che noi non siamo riusciti a trovare la loro origine dopo oltre 20 anni di indagine. Capitano ingegnere Omar Pagani, direttore delle inchieste militari argentine sugli UFO, quindi incaricato di studiare il fenomeno degli UFO in Argentina. Nel 1965 dichiarò: "Gli UFO esistono. La loro presenza ed il loro movimento intelligente nello spazio aereo argentino è stato provato. La loro natura e la loro origine sono sconosciute, scusate, e nessun giudizio è stato dato su questi aspetti". Cioè, non ne sappiamo assolutamente nulla. Il comandante Turner è stato per ben 29 anni a capo dei sistemi radar della Royal Air Force e ha ottenuto nel 1983 il riconoscimento di membro dell'Impero britannico, un'onorificenza di incredibile valore nel Regno Unito. E nel 1971 era di stanza presso la base militare della Royal Air Force di Sopley nel Dorset, quando qualcosa di incredibile è apparso sugli apparecchi radar. Ben 35 oggetti velocissimi e tutti equidistanti tra loro passavano da 3.000 a 60.000 piedi a circa 300 miglia orarie sotto gli occhi esterrefatti del militare e dei suoi colleghi. Ogni pochi secondi uno degli UFO spariva dal radar e veniva rimpiazzato qualche attimo dopo da un velivolo identico. Turner ha affermato che almeno 4 civili e 6 operatori radar militari, più gli operatori dell'aeroporto di Heathrow, hanno avvistato gli UFO a est di Salisbury Plain ed hanno compilato rapporti descrivendo il fenomeno accurato nel 1971. 3 giorni dopo l'incidente, il ministro della difesa ha visitato il sito RAF e dato precise istruzioni di non parlare mai più dell'accaduto. Turner ha dichiarato che gli UFO sono reali. Ho potuto seguirli personalmente sui radar militari. Quello che ho visto supera ogni logica ed è stato veramente straordinario. Oltretutto, non sono stato l'unico testimone. Oltre 30 paia di occhi dello staff RAF e operatori radar dell'aeroporto Heathrow hanno osservato la stessa cosa. È arrogante pensare che siamo gli unici esseri nell'universo.
Ho realizzato subito che non si trattava di un convoglio aereo militare. L'unico velivolo con quella possibilità di ascesa sarebbero stati gli aerei supersonici ultraveloci, ma non sarebbero comunque riusciti a mantenere una formazione così perfetta, senza contare la sparizione improvvisa dei radar e inoltre avrebbero fatto un sacco di rumore, invece quella notte nessuno ha sentito alcun rumore. Il luogotenente George Gorman, pilota di un caccia F-51 che ingaggiò una battaglia aerea di 30 minuti con un piccolo UFO nel 1948, ha dichiarato: "Sono convinto che ci fosse qualcosa di pensante dietro alle manovre di quella cosa". In un documento ufficiale, ribadisco in un documento ufficiale, del 21/10/1950 si legge la seguente affermazione: la Security Division AEC Oak Ridge, la Security Branch NEPA Division Oak Ridge, l'Ike Security Patrol Oak Ridge, l'FBI Knoxville, l'Air Force Radar and Fighter Squadron Knoxville e l'OSI Knoxville, Tennessee, falliscono nel dare un'adeguata spiegazione al soggetto NDR UFO. E le possibilità che siano scherzi, isteria di massa, palloni di qualsiasi tipo, uccelli, cono senza oggetti attaccati, foglie che cadono, sciami di insetti, particolari fenomeni naturali, riflessi, aquiloni volanti, oggetti lanciati da terra, oggetti trasportati dal vento, pazzie e molti altri eventi naturali sono stati quindi respinti a causa dell'attendibilità dei testimoni, a causa di dettagliate descrizioni simili agli oggetti fatte da differenti persone, a causa dell'impossibilità. Cioè ci stanno dicendo che tutti questi gruppi di studio, incluso l'FBI, gruppi di radaristi, gruppi di sicurezza, gruppi spionistici, gruppi di piloti di caccia militari, eccetera, hanno già concordato il 21 ottobre del 1950 che il fenomeno non è comprensibile e non è associabile ad uccelli, insetti, fenomeni spiegabili come aquiloni, scherzi, isteria di massa, eccetera, 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 eccetera. E ancora oggi c'è tanta gente che li usa come scuse. Il colonnello Coleman von Kevitz si laureò in scienze militari ed ingegneria all'Università Militare Maria Ludovica di Budapest e al termine della seconda guerra mondiale prestò servizio presso il quartier generale dei servizi speciali della polizia statunitense in Germania, in pratica della polizia segreta, quindi nei servizi segreti. Dal febbraio del 1953 lavorò presso la segreteria dell'ONU negli Stati Uniti e divenne in seguito fondatore dell'ICUFON, l'Intercontinental UFO Network, un organismo impegnato in una serie di iniziative volte al coinvolgimento dell'ONU nell'analisi del fenomeno UFO e nella divulgazione dei dati raccolti ai mezzi di comunicazione di massa. Signori miei, questi negli anni '50 erano più avanti di noi nel 2020 di 50 anni con le informazioni ufologiche. Tutta questa segretezza che ci hanno costretto a tenere anche con uccisioni, finti omicidi, eccetera, come sono stati fatti negli anni passati, hanno ottenuto esattamente quello che volevano: un'ignoranza collettiva, uno scetticismo, che è diventata una peste, eccetera, eccetera. Qui già si parla che volevano coinvolgere l'ONU, cioè le Nazioni Unite, che per quanto ci si può non credere alle Nazioni Unite, era un passo importantissimo. Il 21 aprile del 1987, nell'auditorium della biblioteca del quartiere generale dell'ONU, ha effettuato un'importante conferenza sul tema UFO all'ONU, in cui ha dichiarato:
Da 3 decenni gli scienziati, gli ufologi sono paragonati agli scienziati all'ONU. Non sono mitomani, non sono deficienti, sono persone che vengono tirate in causa all'ONU in quanto studiosi del fenomeno UFO. Allora, esistono gli UFO o no? Da dove vengono? Le domande che oggi ci poniamo tutti ed in particolar modo che si pone nel movimento di esopolitica, che è un movimento comunque moderno, c'ha una ventina d'anni. Quali sono le loro intenzioni? È strano il fatto che negli ultimi 40 anni i nostri scienziati e i ricercatori privati abbiano evitato di basare le loro ricerche sulle solide fondamenta della documentazione militare. Lo sapevano cani e porci che c'era una vastissima documentazione militare che riguardava il fenomeno UFO di origine extraterrestre, che già nel 1953 spiega pubblicamente l'indubitabile origine extraterrestre degli UFO. Meditate. Nel dicembre 2007 il capo di gabinetto nipponico, Nobutaka Makimura, cioè il capo del governo, alle domande insistenti dei giornalisti sui recenti avvistamenti, recenti nel 2007, di oggetti non identificati nei cieli giapponesi, il ministro ha ammesso, senza giri di parole, che il governo può solo offrire risposte stereotipate a questa domanda, ma personalmente crede definitivamente che gli UFO esistano. Non dovrei aggiungere altro, dice. Non dovrei aggiungere altro, ma vorrei veramente che queste domande venissero poste con più frequenza. Meditate, gente, meditate. Socrates da Costa Monteiro, ex ministro dell'Air Force durante il governo di Fernando Collor, dal 1990 al 1992 ex tenente di brigata della Forza Aerea Brasiliana, Brasileira, FAB, pilota di diversi tipi di aerei, il 25 ottobre 2009 ha rivelato che le osservazioni di UFO sono state regolarmente captate sugli schermi dai radar, ben prima dell'assunzione al suo comando, e che tutti i casi sono stati accuratamente registrati ed alcuni di essi hanno subito un'ulteriore indagine da parte delle forze aeree. Monteiro ha descritto una situazione in cui la stazione radar di Sindacta, a Gama, è stata sorvolato da bassa quota da un oggetto a forma di disco di grandi proporzioni e che il suo personale, senza sapere cosa fare, ha aperto il fuoco contro l'intruso. Quando giunse a saperlo, Monteiro diede loro espressamente l'ordine di fermarsi, di fermare il fuoco, perché hanno una tecnologia molto più avanzata della nostra e non sappiamo come avrebbero reagito alle nostre azioni. Luogotenente colonnello Richard Edrick, esperto di bombardamento radar, nel 1959 dichiarò: "I dischi volanti esistono, io ne ho visti ben 2. Erano manovrati in modo intelligente, con tattiche evasive, voli in formazione, galleggiamenti in aria", cioè overing. Essi erano veicoli e non erano né degli Stati Uniti né della Russia. Io presumo che fossero extraterrestri. Wilbert Smith, ingegnere radio senior del Dipartimento dei Trasporti e capo del progetto Magnet, un famosissimo progetto a cui spero di poter dedicare un video in futuro, che fu la prima inchiesta governativa canadese sugli UFO negli anni 50, dichiarò: "La questione degli UFO è la cosa più altamente classificata per il governo degli Stati Uniti". Ma va, lo sapevano già all'epoca. Persino più della bomba H. I dischi volanti esistono.
Il loro modo di operare è sconosciuto, ma uno studio approfondito è stato fatto da un piccolo gruppo guidato dal dottor Vannevar Bush. Vannevar Bush, cosa vi ricorda Vannevar Bush? Era il nonno di Bush Junior ed era uno dei membri del Majestic 12. Ci siamo? L'intera questione è considerata dalle autorità degli Stati Uniti di grandissima importanza. Da notare che l'altissima segretezza degli UFO è rimasta tale fino ad oggi, tant'è vero che, sempre a proposito di dichiarazioni, nel dicembre 2008 il politico australiano Malcolm Turnbull ha affermato che gli UFO hanno classificazione above top secret, la più alta esistente. Il capitano Robert Salas, che conosciamo un po' tutti coloro che ci interessiamo alla questione ufologica, in qualità di comandante che fu testimone diretto nelle postazioni missilistiche degli ICBM intercontinentali nucleari statunitensi alla base di Malmstrom, a cui ho dedicato un video che, se ve lo siete perso, è vecchio forse di 1 o 2 anni fa, però è molto interessante e ricco di informazioni e ricostruzioni. Il capitano Robert Salas, che tra l'altro è diventato anche uno dei principali testimoni in diversi momenti della disclosure delle forze aeree USAF. La sicurezza chiamò e disse: "Signore, c'è un oggetto luminoso rosso che galleggia in aria proprio fuori dall'ingresso principale". Io presi tutti gli uomini e ci precipitammo lì con le armi in pugno. Perdemmo tra i 16 e i 18 ICBM, missili nucleari intercontinentali balistici, nello stesso momento in cui degli UFO erano nell'aria. Un ufficiale di alto grado delle forze aeree disse di sospendere le investigazioni, di non occuparsi più di quel caso e di non scrivere un rapporto sulla questione. Molte delle guardie che fecero il rapporto all'incidente furono spedite in Vietnam. L'Air Marshal Nurjadin Roesmin, comandante in capo delle forze aeree indonesiane, nel 1967 disse: "Gli UFO avvistati in Indonesia sono identici a quelli avvistati nelle altre nazioni. A volte sono dei problemi per la nostra difesa aerea e in un caso siamo stati obbligati ad aprire il fuoco su di loro". Come potete vedere, in tutto il mondo sono perfettamente consapevoli e coscienti ad alti livelli e non solo della presenza UFO e della presenza extraterrestre, del fatto di non potere provocare reazioni, ma che in alcuni casi le forze armate si mettono a rischio e naturalmente si creano determinate problematiche, eccetera, che possono portare ad un conflitto e via discorrendo. Nel dicembre del 2007 il capo di Stato Maggiore delle forze di autodifesa giapponesi, il ministro Shigeru Ishiba, ha affermato, ricordatevi che anche il capo di governo giapponese aveva cercato di fare un'affermazione dicendo che non poteva dire più di tanto. Ha affermato che il Giappone deve prepararsi preventivamente ad un possibile attacco da parte degli alieni. Non ha detto a un attacco da parte degli UFO, ha detto a un attacco da parte degli alieni, che è un'affermazione ben precisa. Inoltre ha affermato che non c'è nessun motivo per negare ulteriormente che oggetti non identificati UFO esistono e che questi UFO vengono controllati da un'altra forma di vita. Allora, luogotenente Walter Haut, ufficiale addetto all'ufficio stampa della Roswell Army Air Base. Eravamo effettivamente in possesso di un disco volante. Cosa? Scusate, ma non è stato David Grush il primo a parlare ufficialmente di
Dischi volanti in possesso del governo degli Stati Uniti? No, assolutamente no. Eravamo effettivamente in possesso di un disco volante. Era stato trovato in un ranch a nord di Roswell. Toh, vi ricorda qualcosa? L'informazione fu data a me, quindi di prima mano, dal colonnello Blanchard. La copertura fu orchestrata molto bene e velocemente da Washington attraverso vari canali. Dovevano dire che era tutto falso, che era solo un pallone meteorologico. Allora, ok, Barry, ho capito che ho fatto confusione, grazie della puntualizzazione. Vannevar Bush non era legato alla famiglia Bush, ok, ricordavo male, chiedo venia. Il generale Nathan Twining, attenzione, questo è importantissimo, questo è fondamentale, capo dell'Air Material Command, comandante dello staff dell'US Air Force, capo del Joint Chief of Staff, cioè capo dei capi dello staff, dei comandanti dello staff. Nel 1947, tra l'altro, fu il primo capo dell'USAF, quando diventò USAF, perché io, come vi racconto sempre, nel 47 nasce l'USAF, ma fino al 1947 c'era la RAF con 2A, che era l'aviazione dell'esercito ed era una cosa diversa. Nasce l'USAF, quindi Nathan Twining diventa il suo primo comandante. Dichiarava nel 1947 che il fenomeno dei dischi volanti è qualcosa di irreale, non visionario o fittizio. Ci sono oggetti che hanno approssimativamente la forma di un disco, alcuni dei quali appaiono piatti nella parte inferiore e presentano una cupola nella parte superiore. Questi oggetti sono grandi come un aereo ed hanno una superficie metallica o luminosa. Inoltre si mostrano prestazioni e manovrabilità straordinarie senza produrre suoni e fanno azioni evasive quando sono intercettati dagli aerei e dai radar. Ci ha detto di più nel 47, in queste poche righe, che non la stragrande maggioranza di persone del Pentagono che hanno parlato pubblicamente del fenomeno UAP in modo ufficiale. Aggiunge che le caratteristiche operative riportate dai tali oggetti, quali estremi ratei di salita, manovrabilità particolarmente nel rollio ed azioni che possono essere considerate evasive quando avvistati o contattati dal radar, cioè quindi percepiscono le onde radar che vanno contro lo scafo, ed aerei amici inducono, aerei amici si intende statunitensi, inducono a ritenere che alcuni di tali oggetti possono essere controllati in modo manuale, automatico o da remoto. Cioè, è chiaro che nel 47 i capi dell'USAF erano perfettamente a conoscenza della stragrande maggioranza dei dati degli UFO, per quantomeno per quanto si poteva fare riferimento ai dischi volanti. Allora, Barry Goldwater, senatore statunitense, pilota con decine di anni di esperienza generale dell'Air Force Reserve, ha dichiarato: certamente io credo che esistano alieni nello spazio e che essi stanno davvero visitando il nostro pianeta. Essi potrebbero non essere come noi, ma io credo che sono avanzati oltre ogni immaginazione. Penso che si stiano effettuando degli studi governativi altamente segreti sugli UFO e noi non sappiamo nulla di essi. E probabilmente non ne sapremo mai nulla a meno che l'Air Force non li renderà pubblici. Barry Goldwater si era anche lamentato del fatto che gli era stato rifiutato il permesso di controllare i file sugli UFO dell'Air Force. Attenzione, questo è un passaggio importante. Praticamente siamo davanti ad una solita
un solito modus operandi del tutto identico a quello attuale. Siamo davanti praticamente ad un macchinario di segretezza che deve mantenere, tale il tutto a qualsiasi costo, che nega l'accesso persino ai propri politici, esattamente come sta avvenendo in questo momento al Congresso, e di fatto crea un problema di informazione interno, un problema di divario delle informazioni all'interno del mondo della politica, del Senato, del Congresso, persino da parte dei stessi presidenti degli Stati Uniti. E a dirlo non è un personaggio qualunque, è uno dei senatori che ha fatto la storia negli Stati Uniti, è uno dei senatori che all'epoca aveva più potere, che aveva più accesso. Quindi c'era qualcosa già all'epoca che stava cominciando ad andare male, per il verso storto. Il maggiore Edward Ruppelt, direttore del progetto Blue Book sugli UFO dell'USAF, ha dichiarato: mi fermo un secondo. Quando parliamo del Blue Book abbiamo tutti 2, 3 idee associabili adesso. Primo, l'aeronautica si trovò in imbarazzo e cercò di rimediare a tale imbarazzo utilizzando uno scienziato di fama dell'epoca per insabbiare il tutto, ma non ci riuscì perché qualcosa emerse realmente. Secondo, l'aeronautica ha usato uno scienziato per riuscire ad insabbiare gran parte di quello che stavano indagando, screditando indirettamente anche tutti quei fenomeni che invece erano veritieri, e che ancora ad oggi rimangono dubbi. Terza ipotesi: l'aeronautica, non, era coesa, cioè era spaccata in 2, c'era una parte, esattamente come sta accadendo oggi, che, voleva che si divulgassero queste informazioni e una parte che si mantenesse la segretezza. E nel momento in cui, diciamo, si formò il gruppo di ricerca Blue Book, ci fu un avvicendarsi di questi 2 poteri che, diciamo fasi alterne appoggiavano o, scoraggiavano il lavoro dello stesso. Ma chi ci ha lavorato all'interno, e non mi riferisco tanto a chi ha un nome che è diventato famoso, ma proprio al comandante dell'aeronautica che lo fondò, che è appunto Ruppelt, che comunque fece delle dichiarazioni che sono passate in sordina e ai più sono sconosciute. Alcuni dei rapporti che non siamo stati in grado di spiegare, dice, potrebbero forse essere spiegati ammettendo l'esistenza di velivoli di provenienza extraterrestre, sotto controllo intelligente. Ogni volta che divento scettico, questa deve essere una lezione per gli scettici, penso agli altri rapporti sugli UFO, fatti da piloti esperti e da operatori radar, scienziati e da altre persone che sanno a cosa stanno guardando. Questi rapporti sono stati accuratamente investigati e sono ancora senza spiegazione. Noi non abbiamo alcun aereo su questa terra che può così facilmente seminare i nostri aerei più moderni. Forse la Terra è visitata da astronavi extraterrestri. Il colonnello Ariel Sanchez, ufficiale della forza aerea del vabbè, ragazzi, qua c'è una fotografia che non ci doveva essere, scusate, un errore di diciamo di, produzione del materiale, dato che ovviamente ho creato il tutto sopra, un lavoro già esistente. Però mi serve per fare una breve interruzione sull'argomento principale. In effetti siamo davanti ad una delle tante fotografie
di cui quindi questa è un'anteprima, e che di fatto, diciamo fa parte di centinaia di fotografie che sono state rilasciate in questi giorni dal Nara e di cui trovate un video che dovrebbe essere in uscita il 6 novembre tra le premiere qui sul canale @USGL, dove ne vedrete diverse decine in anteprima a sua volta rispetto alla massa più corposa, che non è facile da raggiungere, che diciamo, riguarda un periodo storico che va, se non erro, dal 47 fino al 67, 68 o forse 56, adesso non mi ricordo, comunque, diciamo che è un periodo ristretto in cui ci sono queste fotografie. Quindi salto, ehm, quella parte di sopra che non è praticamente leggibile. Il comandante Wilson Salgado dell'aviazione militare dell'Ecuador, in una dichiarazione ufficiale in seguito alla decisione del governo di declassificare i casi ufficiali degli UFO nel 2008, ha dichiarato che gli UFO sono velivoli di origine extraterrestre nella nostra atmosfera e dobbiamo condividere il nostro spazio con esseri di altri mondi. Inoltre il presidente della Repubblica Ecuadoriana ha ammesso che gli UFO ci sono e che per ora non rappresentano una minaccia. Nel 2008, grazie all'History Channel, si è saputa la storia del pilota della Forza Aerea Peruviana Oscar Santamaria Fuentes. No, Veritas, scusate, ma io c'ho la scritta di StreamYard sopra la scritta, il quale si trovò in contatto con un UFO ad inizio degli anni '80 del Novecento, con il quale entrò anche in combattimento. Questo caso è stato documentato dal Dipartimento della Difesa statunitense e dalla Central Intelligence Agency nordamericana come un fatto reale. Egli dichiarò: "Sono Oscar Santamaria Huertas, pilota della Forza Aerea Peruviana e attualmente in pensione. Il giorno 8 aprile del 1980 alle ore 7:15 del mattino alla base aerea di Joya in Perù, all'epoca avevamo 1800 soldati effettivi che osservarono al termine della pista un oggetto simile a un globo, il quale non era autorizzato a volare nell'aria e fu identificato come una spia. Quindi fu ordinato di raggiungerlo e distruggerlo immediatamente. Il pilota peruviano sparò 64 colpi con un cannone di 9 mm contro l'oggetto, il quale restò immune dai colpi. Poi accelerò e ridusse la sua velocità improvvisamente. Il caso di Santamaria è stato divulgato dagli apparati militari e in special modo dal segretario di Stato americano. È stato divulgato dal segretario di Stato americano, confermato dall'NSA e dalla CIA tramite documenti rilasciati col foglio. Il documento si intitola UFO avvistato in Perù e segnala la Forza Aerea Peruviana, la FAP, che tentò di intercettare e distruggere l'UFO del Perù senza alcun esito. Se non ricordo male, in questo evento ci furono altre dichiarazioni del pilota, il quale tra l'altro poi portò anche alla creazione di una tavola illustrativa che è abbastanza famosa e relativamente facile da trovare in rete, che era basata proprio sull'evento. Evento in cui il pilota racconta che è come se l'oggetto, quando gli si sparava contro, entrasse in una sorta di spazio in cui la materia perde la sua consistenza. E quindi i proiettili non lo colpivano, perché gli passavano attraverso, che è una cosa abbastanza curiosa e abbastanza complessa. Il dottor Marshall Shadwell, assistente capo dell'Office of Scientific Intelligence della Central Intelligence Agency, nel dicembre del 1952 scrisse: "Gli avvistamenti di oggetti inspiegabili a grande altitudine, che viaggiano ad alte velocità nelle vicinanze delle installazioni della difesa USA, sono di una natura tale che non sono attribuibili a fenomeni naturali o a tipi di aerei conosciuti." Più chiaro di così non so che cosa può essere, tra l'altro detto da un importante agente segreto della CIA.
Il generale Carlos Castro Cavero delle forze aeree spagnole nel 1976 dichiarò: credo che gli UFO siano astronavi o velivoli extraterrestri. Punto. Le nazioni del mondo stanno attualmente lavorando insieme nell'investigazione del fenomeno UFO. Punto. C'è uno scambio internazionale di dati. Cosa? Vi ricorda niente? Qualche tempo fa, in una live con l'amico e collega Massimo Cirami, abbiamo accennato ad una serie di documenti, di affermazioni, eccetera, come facciamo spesso nelle nostre live sulla disclosure. Ed è emesso da un documento, se non ricordo male era il Kona Blu, che c'è una collaborazione tra stati sulla ricerca di UFO, ma soprattutto sul passaggio di informazioni. Quindi non è una novità, è sempre stato così. Forse quando questo gruppo di nazioni acquisteranno più precise e definitive informazioni, sarà possibile rilasciare la notizia al mondo. Ma io stesso ne ho visto uno per più di un'ora. Era un oggetto estremamente brillante che rimane stazionario per tutto quel tempo e poi schizzò via verso l'alto. Egea de los Caballeros, coprendo la distanza di 20 chilometri in meno di 2 secondi. Nessun velivolo umano può raggiungere una velocità simile. Nel gennaio 2011 Everett Harris, ex pilota di caccia statunitense, ha dichiarato che nel 1945, mentre era a bordo del suo Mustang P-51 nei cieli della Germania, vide due misteriosi oggetti sferici volanti, in pratica due Foo Fighter. Harris ha detto: io ed un altro pilota volavamo in formazione stretta sulla via del ritorno alla base. Improvvisamente due oggetti sferici, ciascuno più grande di un aereo monomotore, apparvero volando a non più di 20 metri di distanza sul mio lato sinistro, come se volassero in formazione con noi. Harris tentò di girare verso le sfere, ma esse improvvisamente fuggirono ad alta velocità, per poi sparire in direzione sud mentre era visibile alcune fonti di propulsione. Tanto per cambiare, non ci sono visibili le fonti di propulsione. Giusto per dovere di cronaca, il P51 Mustang, vediamo quanto, perché non mi ricordo, ma dovrebbe essere un 8-10 metri. Il P51 Mustang era lungo 9 metri e 93, quindi ricordavo giusto, praticamente era lungo 10 metri. Queste sfere che hanno viaggiato in parallelo informazioni con i due Mustang P51, quindi erano grandi 10 metri ciascuna. Il Lord Admiral Hill Norton, quindi non solo ammiraglio, ma per giunta un nobile britannico, e ministro della difesa britannico, nonché capo della commissione militare della NATO e ammiraglio della flotta britannica, quindi membro della Casa dei Lord, dichiarò: mi è stato frequentemente chiesto perché una persona del mio background, ministro della difesa e capo delle commissioni militari della NATO, perché penso che ci sia una copertura sui fatti che riguardano gli UFO. Io credo che se i governi temono che se rivelassero questi fatti le persone andrebbero in panico, ma io non credo che questo accadrebbe. C'è una seria possibilità che noi siamo visitati da esseri extraterrestri. Spetta a noi scoprire chi sono, da dove vengono e cosa vogliono. L'evidenza che ci sono oggetti che sono stati visti nella nostra atmosfera, perfino sulla terraferma, che non possono essere spiegati come oggetti fatti dall'uomo o come fenomeni naturali o come effetti conosciuti dai nostri scienziati, mi sembra essere sconvolgente. Un numero molto grande di avvistamenti è stato garantito da persone le quali credenziali mi sono sembrate impeccabili. È impressionante come così tanti osservatori esperti come ufficiali di polizia, piloti civili e militari,
dicano le stesse cose. Le loro osservazioni sono state in molti casi supportate da mezzi tecnici come radar o perfino più convincenti interazioni con apparecchi elettrici di un tipo o di un altro. Non dimentichiamo, l'ho detto qualche tempo fa in un'altra live, che uno dei più grandi ricercatori dell'ufologia è stato proprio il principe Filippo, duca di Edimburgo e correggente della regina Elisabetta. Nel 1954 egli dichiarò pubblicamente che ci sono molte ragioni per credere che gli UFO esistono. Ci sono molte evidenze provenienti da testimoni attendibili. Questo è pure molto importante, quindi prestate particolare attenzione. L'Air Chief Marshal Lord Hugh Dowding, cioè il capo di tutto il comando della RAF, della Royal Air Force, Lord Hugh Dowding, ufficiale comandante della RAF durante la seconda guerra mondiale, nel 1954 dichiarò: certamente gli UFO sono reali e sono di origine interplanetaria. Le prove accumulate sull'esistenza degli UFO sono moltissime ed io accetto la realtà della loro esistenza. Più di 10.000 avvistamenti UFO sono stati riportati e la maggioranza dei quali non possono essere risolti utilizzando qualsiasi spiegazione scientifica, come utilizzando il fatto che sono allucinazioni, riflessi, meteore, ruote che cadono da aerei e simili. Questi UFO sono stati tracciati dagli schermi radar e la velocità di osservare erano maggiori di 14.481 km/h. Sono convinto che questi oggetti esistano e che non sono fabbricati da nazioni della Terra. Io non vedo altra alternativa che l'accettare il fatto che siano di origine extraterrestre. Anche questa è importante, è interessante. Il maggiore Donald Kaye del United States Marine Corps dice: l'Air Force aveva messo un ordine segreto per i suoi piloti per catturare gli UFO. Inoltre fece la seguente dichiarazione in una trasmissione del 1958 che fu immediatamente troncata, chissà perché. Per motivi di sicurezza nazionale poi emerse, non appena invece di attenersi alle frasi che gli erano state imposte di dire. Vedete che bello, proprio democrazia. Donald E. Kay iniziò a dichiarare questo: negli ultimi 5 mesi noi abbiamo lavorato con una commissione investigativa ufficiale segreta riguardante le prove che gli UFO sono macchine reali sotto controllo intelligente. L'Air Commodore, cioè il commodoro aereo David Thorne, capo delle operazioni generali per le forze aeree militari dello Zimbabwe, nel 1985 ha dichiarato: questo è il primo caso in Zimbabwe dove dei piloti militari hanno tentato di intercettare un UFO. Persino in Africa, con gli aerei ormai vecchi di 20 anni, 30 anni, tentano l'intercettazione e si rendono conto che esiste un fenomeno UFO. Per quanto i miei esperti aeronautici si siano interessati alla questione, noi riteniamo implicitamente che gli UFO inspiegabili provengono da civiltà extraterrestri. Il capitano dell'esercito e pilota Rodrigo Bravo, del distaccamento degli aviatori dell'istituzione, ha dichiarato che non si può negare o ignorare la situazione. Gli UFO infatti rappresentano una minaccia reale e di grande gravità e siamo di fronte ad un fenomeno complesso con caratteristiche che non possono essere spiegate in termini naturali e terrestri. Il colonnello Alfonso Isaia, ufficiale pilota dell'Aeronautica Militare Italiana, pilota personale della famiglia Agnelli e capo del servizio aeromobili in dotazione alla Fiat, ha dichiarato: oggi ritengo che questi corpi volanti ci siano e sono convinto anche che siano pilotati, che ci siano delle persone a bordo, sono sicuro che esistono. Il capitano dell'esercito e pilota Rodrigo Bravo del distaccamento degli aviatori dell'istituzione no, vabbè. Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti,
Dice: "Sono convinto che gli UFO esistono perché ne ho visto uno. Era la cosa più strana che io avessi mai visto. Era enorme e molto luminoso e cambiava colore. Nessuno di noi ha capito cosa potesse essere. Una cosa è sicura: non mi prenderò mai più gioco delle persone che dicono di aver visto un UFO nei cieli." Ora, prima di proseguire, vi vorrei, ricordare, una cosa importante, che in questi ultimi anni ci sono stati, anche una serie di ehm, presidenti che sono stati in carica di recente, come per esempio Donald Trump, come per esempio Barack Obama, come per esempio Bill Clinton, che, hanno rilasciato delle informazioni, seppur col contagocce, proprio sul fenomeno UFO, sull'area 51, sulla vita extraterrestre, eccetera. Quindi non dimentichiamo questo aspetto anche più moderno, non dimentichiamo il parallelo aspetto che riguarda personaggi del mondo della scienza come Avi Loeb, come, Gary Nolan, eccetera, eccetera, e ovviamente anche personale militare dei servizi segreti come David Grush, come Luis Elizondo, come, Ryan Graves, eccetera, eccetera. Ora, il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Qui ovviamente entrerò un attimo in più dettagli, però prima leggiamo la parte interessante. Il presidente disse all'Assemblea delle Nazioni Unite il 21/9/1987: "La nostra ossessione per l'antagonismo del momento ci fa dimenticare spesso quanti uniti devono essere tutti i membri dell'umanità. Forse abbiamo bisogno di una lezione proveniente dall'estero, dall'universo, che ci faccia riconoscere questo bene comune. Occasionalmente penso a come le nostre differenze planetarie potrebbero facilmente dissolversi se dovessimo affrontare una battaglia con forze aliene esterne di questo pianeta. E ancora mi chiedo, non esiste già una minaccia aliena sopra di noi?" Ronald Reagan, prima di partire con il suo aereo il 6 maggio 1988, disse: "Se dovesse succedermi qualcosa, ebbene, io spero che tutti i popoli della Terra si uniranno nel caso di un'invasione aliena." Ma queste non furono le uniche 2 occasioni in cui Ronald Reagan parlò di, alieni, di UFO, di minaccia esterna, di minaccia proveniente dallo spazio, eccetera, eccetera. Fu, in diverse occasioni intervistato, rilasciò delle conferenze stampa. Una in special modo, oltre a questa dell'ONU che trovate qui, in conversione completa e sottotitolata e spiegata, sul canale UFO News, ce n'è un'altra che lui fece all'interno di una università, altrettanto importante, che trovate anche qui sul canale e che vi invito ad ascoltare. Ma Ronald Reagan è anche protagonista di eventi UFO. E quelli che si conoscono sono molto interessanti. Allora, il primo riguarda un avvistamento UFO addirittura di un oggetto volante non identificato che sembrava seguire il suo aereo privato. E questo avvistamento fu raccontato dal presidente degli Stati Uniti insieme al suo pilota personale. Il secondo evento riguarda, lui e sua moglie, coinvolti direttamente in quella che potrebbe essere una missing time, cioè una mancanza di tempo e quindi forse addirittura in un abduction. E non è una cosa che sto dicendo io così alla leggera, è qualcosa che lo stesso Reagan raccontò quando, partito da casa di amici con la sua auto e la sua macchina, si ritrovò a percorrere una strada che non ricordava di dover percorrere e improvvisamente si ritrovò parcheggiato con la moglie e con la macchina a destinazione, ma erano passate diverse ore da quando lui praticamente aveva lasciato
il luogo e non si ricordava cosa fosse successo, neanche sua moglie, eccetera, eccetera. Un fatto veramente importante. Il terzo fatto che vi voglio raccontare di Ronald Reagan, su cui sto scrivendo, e quindi non posso entrare naturalmente troppo nei dettagli, anche comunque se perché è un discorso veramente lunghissimo. Ronald Reagan è l'unico presidente degli Stati Uniti che, non a caso, è anche quello che ha varato il progetto SD, quello di difesa strategica spaziale, cioè quello conosciuto anche come Star Wars, lo scudo spaziale e via discorrendo. Fu l'unico presidente degli Stati Uniti che ebbe un incontro formale con il custode, cioè l'addetto della CIA, unico a conoscenza di tutti i dettagli documentali sul fenomeno UFO in archivio presso la Central Intelligence Agency. E esiste una versione scritta di tutta quella che è la conversazione di questo incontro durato diverse ore, in cui si fa riferimento ai segreti sugli UFO, in cui si fa riferimento al fenomeno delle abduction, in cui si fa riferimento alle questioni legate agli armamenti strategici disabilitati o attivati a seconda dei casi dagli UFO, in cui si fa riferimento a situazioni ai confini della realtà e via discorrendo. Quindi, come potete vedere, era forse un tantino più avanti e più a conoscenza rispetto ad altri presidenti degli Stati Uniti su determinate cose. Ah, ecco, non me lo ricordavo. Qui c'è sempre Ronald Reagan dichiarò il suo avvistamento UFO. Guardai fuori dal finestrino e vidi una luce bianca che si muoveva zigzagando. Andai dal pilota e dissi: Hai mai visto una cosa del genere? Era sconvolto e rispose no. E dissi al pilota: Andiamo, seguilo. E lo seguimmo per alcuni minuti. Era una luce bianca. La seguimmo fino a Bakersfield e tutto a un tratto, con stupore, la vedemmo e andare in alto dritto verso il cielo. Quando scesi dall'aereo dissi tutto a Nancy, cioè sua moglie. Il comandante Joan Barrera delle Acquier Cerda Air Base, nel commentare un suo avvistamento UFO, disse: non è possibile che potesse essere un veicolo aereo costruito sulla Terra. Più chiaro di così non so che cosa cosa si deve dire. Henry Robert Gallet, scusate, ministro francese della difesa, nel 1974 ha dichiarato: io credo che lo spirito che dobbiamo adottare nell'affrontare apertamente il fenomeno ufologico deve essere uno spirito aperto, il che consiste nel non negare a priori il fenomeno, come i nostri antenati dai secoli passati negavano molte cose che oggi invece sembrano perfettamente elementari. Questa è una bella lezione che dovremmo sempre tenere a mente. Il maggiore George O. Filler dell'US Air Force, USAF, pilota che ha avuto intercettazioni radar visuali con UFO sopra il Regno Unito, ha dichiarato: Fermi si domandò dove fossero gli extraterrestri se ci stavano visitando. La mia risposta ad Enrico Fermi è che sonde extraterrestri ci stanno visitando su basi irregolari. Possono non essere mostrati apertamente, ma l'umanità non le sta cercando o non sta analizzando le ampie prove disponibili. Quando ero in servizio nelle forze aeree militari USA, il comando di controllo di Londra ci ha portati a investigare e ad intercettare un grande UFO. Intercettammo l'UFO, lo vidi sul mio radar e con i miei occhi proprio prima che si allontanasse ad una velocità incredibile. Ci sono migliaia di storie simili dove piloti, personale di terra e operatori radar hanno osservato gli UFO. È tempo per gli scienziati di iniziare a guardare le incredibili evidenze raccolte continuamente in tutto il mondo. Magari lo avessero ascoltato, magari lo avessero ascoltato. Victor Marchietti, ufficiale della Central Intelligence Agency, nel 1979 scrive: Noi siamo stati contattati e visitati da esseri extraterrestri.
Cioè, mi sembra che non c'è alcun dubbio su quello che ha detto. Ed il governo USA, in accordo con altre potenze della Terra, anche qui non mi pare che siano necessarie spiegazioni, è determinato a tenere nascoste queste informazioni al pubblico. Lo scopo della cospirazione internazionale è di mantenere una stabilità praticamente tra le nazioni del mondo e mantenere un controllo istituzionale sopra i loro rispettivi cittadini. Avete capito? Per questi governi ammettere che ci sono esseri extraterrestri con mentalità e capacità tecnologiche molto superiori alle nostre, potrebbe, una volta pienamente percepito dalle persone media, erodere le fondamenta della struttura del potere tradizionale della Terra. I sistemi politici legali, religiosi, economici e sociali e le rispettive istituzioni potrebbero presto diventare senza senso nella mente della gente. Le strutture oligarchiche nazionali, persino la civiltà così come noi la conosciamo, potrebbero collassare nell'anarchia. Tuttavia, dice Victor Marchetti della CIA, queste conclusioni estreme non sono necessariamente valide. Ed esse probabilmente riflettono non la realtà, ma la paura delle classi dominanti e dei centri di potere delle principali nazioni, i cui leader, particolarmente quelli in affari con l'intelligence, esattamente come avviene oggi, hanno sempre propugnato una eccessiva segretezza governativa sulla questione come una cosa necessaria a preservare la sicurezza nazionale. Ragazzi, sembrano parole uscite dai documenti e dalle questioni del congresso del 2024. Sono dichiarazioni ufficiali pubbliche del 1979 fatte da un agente della CIA. E ancora noi stiamo qui a cercare le prove, c'è chi dice non esiste, ci ride, eccetera, eccetera. Pierre Klosterman, importante pilota militare dell'aviazione francese, ha dichiarato: i dischi volanti sono di origine extraterrestre. Punto. Né gli americani né i russi sono in grado di costruire macchine simili. Punto. Le caratteristiche dei dischi volanti sono infatti chiaramente superiori alle presenti possibilità della scienza. Poche parole, semplici, dirette, ma che spaccano le ossa. Allen Dulles, capo della CIA, Dulles, scusate, nel 1955 dichiara: il capo della CIA nel 1955 dichiara: esiste la massima segretezza riguardo al tema degli UFO, ammettendo di conseguenza che esistono gli UFO. Il generale Benjamin Shidlaw del Comando della Difesa Aerea statunitense, l'Air Defense Command, ha dichiarato: noi abbiamo una grande quantità di rapporti sui dischi volanti. Li prendiamo in seria considerazione dal momento che abbiamo perso molti uomini ed aerei nel tentativo di intercettarli. Allora, io mi scuso se c'è qualcuno che sta disturbando nella live. Allora, vediamo se adesso si può stare un attimino più tranquilli. Il maggiore generale Le Bailey, direttore dell'informazione, quindi dei servizi segreti dell'USAF, nel 1965 scrisse: molti dei rapporti sugli UFO che non possono essere spiegati provengono da individui intelligenti e molto qualificati, la cui integrità non può essere messa in dubbio. Scusate un secondo. Ok, il generale Kanshi Ishikawa, capo dell'Air Staff dell'Air Self-Defense Force del Giappone,
e comandante del secondo Air Wing nel 1967, dichiarò: molte prove ci dicono che gli UFO sono stati tracciati dai radar, quindi gli UFO sono reali e potrebbero venire dallo spazio. Vario materiale ci mostra scientificamente che ci sono più individui preparati che pilotano i dischi volanti e le astronavi madre. Ragazzi, apro e chiudo una parentesi. In quegli anni usare il termine astronave madre non era raro, era quasi impossibile. Le uniche persone al mondo che utilizzavano questa frase, questa parola, come la vogliamo definire, astronavi madre, erano i contattisti, che all'epoca si contavano sulle punte delle dita di una sola mano. In particolar modo c'era Adamski. Quindi pensiamo che qui si stanno usando terminologie attualissime della disclosure attuale come definizioni comuni da parte di militari negli anni '60. L'Air Commodore Salutun del Consiglio Aerospaziale Nazionale Indonesiano e membro del Parlamento indonesiano nel 1967 dichiarò: il caso più spettacolare di UFO in Indonesia è avvenuto durante il culmine della confrontazione del presidente Sukarno in Malesia, quando degli UFO penetrarono un'area molto ben difesa per 2 settimane. E ogni volta furono accolti con quello che è forse stato il più pesante fuoco antiaereo di sbarramento della storia. Il colonnello Carl Sanderson dell'USAF, ritorniamo quindi sul suolo degli Stati Uniti, nel commentare il suo avvistamento di 2 UFO circolari di colore argentato in prossimità del suo aereo, dice: dalle loro manovre e dalla loro incredibile velocità, sono certo che le loro prestazioni di volo sono molto più avanzate di qualsiasi altro aereo oggi conosciuto. A questo punto giova citare cosa ha detto il professor Federico Di Trocchio, storico della scienza dell'Università di Lecce, ed è entrato in qualche modo nella storia proprio per questa affermazione. Sono state le continue interferenze dell'intelligence fin dal suo primo manifestarsi che hanno compromesso un'adeguata presa di coscienza del fenomeno UFO da parte della comunità scientifica internazionale. Questa ve la dovreste segnare e ve la dovreste ricordare sempre. Il generale brigadiere Joao, cioè di brigata, Adil Oliveira, capo dell'Air Force General Staff Information Service, guidò la prima inchiesta militare ufficiale brasiliana sugli UFO nel 1957. Fermatevi un attimo, scusate. Ma la prima ondata di UFO del Brasile non fu quella dell'isola non mi viene il nome, mannaggia a me, di Colares negli anni 70. Com'è che già nel 1957 era stata, quindi al passato, guidata dal generale Oliveira un'inchiesta informativa dei servizi segreti sul fenomeno UFO? È impossibile negare ancora l'esistenza dei dischi volanti ai giorni nostri, ci diceva nel 1957. I dischi volanti non sono illusioni, sono fatti confermati da prove materiali. Ci sono migliaia di documenti, foto e rapporti di avvistamenti che dimostrano la loro esistenza. Nel 1954 aveva dichiarato inoltre: il problema dei dischi volanti ha polarizzato l'attenzione dell'intero mondo, ma è serio e merita di essere trattato seriamente. Quasi tutti i governi delle grandi potenze si sono interessati a questo problema, trattandolo in modo serio e riservato a causa del suo interesse militare. Il colonnello in pensione dell'US Army John B. Alexander il 25 gennaio 2009, porca miseria, somiglia tantissimo a uno dei protagonisti
di una vecchia serie televisiva incentrata sul Project Blue Book. Ha dichiarato: gli UFO sono reali. La prova che ci sono cose che volano su tutti i nostri cieli e non sono nostre è davvero stravolgente. La maggior parte degli scienziati non andrà vicino a questa soluzione perché pensano a Condon, cioè non l'azione, no? Al programma che cercò di insabbiare tutto il fenomeno UFO subito prima del Blue Book, dal nome Edward, che ha supervisionato il progetto Colorado, che aveva il compito di effettuare un approfondito studio. Ne avete mai sentito parlare di questo progetto Colorado? Chissà quante decine di progetti di studi ufologici solo americani ancora non sono stati mai rivelati. Dobbiamo fare in modo di permettere agli scienziati di studiare di nuovo gli UFO. Fermi. Di studiare di nuovo gli UFO. E quando li hanno studiati? Si potrebbe contribuire a fare una richiesta formale alle nazioni dell'Academy of Science, magari tramite l'intervento di John Podestà. Ma credo che ciò sarà un tantino difficile perché non c'è stato nessun miglioramento politico e la comunità scientifica non vuole nemmeno guardare le prove e le scarta a priori. Il generale delle forze aeree francesi Denis Letty nel 2004 dichiara: io dico sì, gli UFO esistono. Le testimonianze sono numerose ed affidabili nelle loro grande maggioranza. Ok, a titolo d'esempio, dal 1900 più di 1300 casi aeronautici osservati da piloti civili e militari sono stati censiti ed in gran numero di casi l'osservazione visuale è confermata da altri elementi, quali la ricezione radar simultanea, 20% dei casi, la testimonianza di un controllo di volo di un altro equipaggio. Al presente una minaccia UFO non si è fatta sentire in Francia, ma almeno in 2 casi sembra di aver visto manovre intimidatorie. Fermiamoci un secondo per dire un'altra cosa in anteprima. A proposito del video tra le premiere che uscirà, se non erro, giorno 6 novembre, dove vi mostro in anteprima molte fotografie rilasciate dal NARA e in cui ovviamente vi spiego di cosa stiamo parlando in dettaglio, ci sono anche delle fotografie delle visualizzazioni radar di UFO, cioè le tracce dei fantasmi radar definibili appunto oggetti volanti non identificati. Questo a chiarimento di 2 cose. Prima, che quando personaggi come questo generale delle forze aeree francesi dichiarano che sono in possesso di una marea di tracciati radar, lo dobbiamo prendere sulla parola. E quando io dicevo a suo tempo, sin dal 2016, alla conferenza di Palermo presso il Planetario di Palermo e il Museo delle Scienze Astronomiche di Palermo, dissi, essendo il primo in Italia a parlare di documenti declassificati sugli UFO della CIA, ci tengo a nuovamente dirlo, ho trovato una parte di questa conferenza qui nel canale Chiocciolofo News GL, dissi anche che tra i milioni di documenti, di prove, c'erano milioni di fotografie, decine di migliaia di video e di tracciati anche in video dei radar che filmavano e riprendevano gli UFO. E detto questo, andiamo avanti. William Hayres, membro del congresso statunitense, c'ha una faccia però, vabbè, nel 1958 dichiarò: le investigazioni delle commissioni congressuali sono ancora ferme sul problema degli UFO ed è un problema tale nel quale c'è molto interesse, poiché la maggior parte del materiale presentato alle commissioni è classificato, le sedute non sono mai state registrate. Anche qua ho dimenticato di togliere questa immagine, vabbè, ok, vi sta per anteprima. Questa è un'anteprima dei tracciati radar dove si vedono oggetti volanti non identificati. Non è un caso,
E così state vedendo un'immagine. Anche Gorbaciov nel 1987 fa delle dichiarazioni che riguardano la presenza degli UFO e naturalmente la minaccia degli UFO. Era tornato da poco dall'incontro con Reagan e quindi, diciamo, era anche un po' sotto pressione. Il capo dell'FBI Edgar Hoover, che tutti conosciamo un po' per X-File, un po' per il caso di John Fitzgerald Kennedy e tante altre cose misteriche, della storia, scrive questo memo a mano poco dopo la caduta del disco volante a Roswell del 1947, in risposta all'ordine governativo di far stare l'FBI fuori dall'affare UFO. Cioè viene chiesto esplicitamente al capo dell'FBI di farsi i fatti suoi, a lui e a tutti i suoi agenti. Lo vorrei fare, ma prima di obbedire noi dobbiamo insistere sul pieno accesso ai dischi recuperati. Hoover sapeva che erano stati recuperati non uno, ma almeno 2 dischi volanti a Roswell. Per esempio nel caso di l'esercito lo ha sottratto e non ci ha permesso neanche l'esame superficiale. Quindi gli agenti dell'FBI, arrivati sul posto, vedono l'oggetto, ma vengono malamente allontanati perché non devono avere nulla a che fare con gli UFO recuperati. Nel 1949, in un documento dell'FBI, Hoover afferma: "Gli UFO sono considerati top secret dagli ufficiali dell'intelligence appartenenti all'esercito e all'aeronautica militare. Stop, gli altri non ne hanno accesso". E concludo con questa prima parte, con la famosa affermazione di Medvedev: "Gli alieni sono tra noi". Questo è uno stralcio di un articolo naturalmente, dove si parlano, cito Babbo Natale, i Men in Black, gli alieni, eccetera. Egli disse: "Insieme alla valigetta con i codici di lancio dei missili nucleari, il presidente russo riceve anche documenti top secret sugli alieni e le loro visite alla Terra e sull'attività dei Men in Black". Russi, cioè ogni nazione ha i suoi. Questo insieme ad altre considerazioni su Babbo Natale se le è lasciate scappare il premier russo Dmitry Medvedev in un fuori onda durante un'intervista a varie televisioni, ma captato da vari cronisti. In pratica usa l'espediente di Babbo Natale poi forse per fare un passo indietro, rendendosi conto di aver detto più di quello che doveva dire e che forse non lo aveva detto semplicemente ad un giornalista in modalità privata, ma magari si era accorto di essere stato registrato. Ma questa cosa di Babbo Natale mi serve per aprire un discorso su questa seconda parte che vi ho preparato a sorpresa. La parte che riguarda in primo luogo alcuni astronauti americani delle più famose missioni, diciamo vecchio stile, no, quindi le Gemini, le Mercury, le missioni Apollo e via discorrendo. "Signori", disse, "vi annuncio che Babbo Natale esiste davvero". La voce agitava quasi 400.000 a quasi 400.000 chilometri dalla Terra era quella di James Lovell. Era agitato mentre lo diceva. Uno dei 3 astronauti della navicella Apollo 8, che fu la prima a compiere il viaggio Terra-Luna con 3 uomini a bordo e che fece la rotazione intorno alla Luna. "Chi meglio di te per darti una conferma?", fu la risposta dal centro di Houston, dall'astronauta Ken Mattingly. Quel primo epico viaggio Terra-Luna che poi, divenne, famoso e diede praticamente il via a tutto, quel meccanismo che avrebbe portato l'uomo
a mettere il primo piede sulla Luna, anche se molti non ci credono, eccetera, eccetera, ma quella è un'altra storia. Beh, a qualcuno potrebbe sembrare che 'sta storia di Babbo Natale è, una stupidaggine, ma perché mentre l'astronauta Lovell sostiene di vedere Babbo Natale, non sta affatto scherzando, ma addirittura ha la voce concitata e preoccupata? Perché il presidente Medvedev cita Babbo Natale quando, deve in qualche modo rivedere quello che aveva detto sugli alieni e gli UFO? Mitchell, l'uomo che sbarcò sulla Luna. Il silenzio sugli UFO, diceva, deve terminare. L'ex astronauta parla del fenomeno di cui si dichiarava molto ben informato, dai contatti con i testimoni degli eventi di Roswell ai motivi per un possibile insabbiamento del tema da parte del governo. C'è un'enorme quantità di denaro in ballo in un'eventuale industria che utilizzi tecnologia aliena per i viaggi spaziali. Il maggiore Gordon Cooper, questa è interessante ed è anche un po' lunghetta, uno degli astronauti della capsula Mercury e ultimo americano a volare nello spazio da solo. Il 15 maggio del 1963 salì nello spazio nella Mercury per effettuare un viaggio di 22 orbite intorno al mondo. Durante l'orbita finale avvisò la stazione di Mukea vicino Perth in Australia che stava vedendo un oggetto luminoso, grigiastro, di fronte a lui che si avvicinava velocemente alla sua capsula. L'UFO era solido e reale, tanto che era stato rilevato anche dal radar della stazione di Mukea. L'avvistamento di Cooper fu riportato dal circuito televisivo nazionale che seguiva il volo passo per passo. Ma quando l'astronauta atterrò, ai giornalisti fu detto che non sarebbe stato permesso fare domande circa l'avvistamento. Il maggiore Cooper credeva fortemente negli UFO. 10 anni prima, nel 1951, aveva avvistato una formazione di oggetti volanti sconosciuti mentre sorvolava la Germania Ovest a bordo di un F-86. Gli oggetti erano metallici a forma di disco e volavano ad una considerevole altitudine. Il maggiore Cooper rilasciò una testimonianza di fronte alle Nazioni Unite. Io credo che questi velivoli extraterrestri ed i loro equipaggi stiano visitando il nostro pianeta e vengono da altri pianeti. Molti miei colleghi astronauti sono riluttanti a parlare di UFO. Io ho avuto l'occasione nel 1951 di poterne osservare molti, in 2 giorni diversi, erano di dimensioni differenti, volavano in formazione da combattimento da est verso l'ovest d'Europa. E secondo un'intervista registrata fatta da Ferrando, il maggiore Cooper affermò anche: per molti anni ho vissuto con un segreto, imposto a me come a tutti gli altri astronauti. Posso ora rivelare che ogni giorno negli Stati Uniti i nostri strumenti radar intercettano oggetti di forme e composizioni a noi sconosciute. E ci sono migliaia di rapporti di testimoni ed un gran quantità di documenti che lo provano, ma nessuno vuole renderli pubblici. Perché? Gli ha chiesto l'intervistatore. Perché le autorità hanno paura che la gente possa pensare che gli UFO siano invasori ostili. Perciò la parola d'ordine è ancora: dobbiamo evitare il panico a tutti i costi. Vi ricorda niente quest'ultima questione? Praticamente sembra quasi una copia a distanza, in versione modernizzata con aerei moderni e una tipologia differente di avvistamenti, di quelle che sono le dichiarazioni fatte dal colonnello Ryan Graves presso l'US Congress 1 anno e mezzo fa. Se avessimo dato ascolto a tutta 'sta gente negli anni '50, forse oggi vivremmo in un mondo migliore con tecnologie che ancora neanche riusciamo a immaginare. Inoltre, ha aggiunto il maggiore Cooper, sono stato testimone di un fenomeno straordinario qui sul pianeta Terra. È accaduto qualche mese fa in Florida. Ho visto con i miei occhi una zona ben delineata di terreno
che si stava consumando con delle fiamme, con 4 solchi sulla sinistra lasciati da un oggetto volante che era sceso nel centro del campo. I piloti avevano lasciato il veicolo. C'erano altre tracce che lo provavano. Sembrava avessero studiato la topografia del luogo. Avevano raccolto campioni di terreno e poi probabilmente erano tornati da dove erano venuti, scomparendo ad una velocità incredibile. Casualmente ho poi scoperto che le autorità avevano fatto di tutto perché questo avvenimento non fosse portato a conoscenza della stampa e della televisione, per paura di una reazione di panico da parte del pubblico. Qui mi sento di fare un'affermazione, ora al di là del fatto che di per sé che un astronauta dichiari di aver assistito all'atterraggio di un UFO che ha lasciato i segni evidenti sul terreno, che dall'UFO sono scesi coloro che lo hanno pilotato, che hanno lasciato delle tracce evidenti sul terreno, che questi ufonauti hanno ispezionato l'area misurando le distanze e la topografia geografica del posto, prima di andar via esattamente come erano venuti, è una dichiarazione epocale, è una dichiarazione incredibile. Non solo, ma in qualche modo vagamente, questa cosa ricorda dei casi che sono stati raccontati dagli ufologi. Non posso negare di vedere in questo racconto, l'omino, sceso dall'UFO, dei casi di cui, ci ha parlato, l'amico ufologo, qualche tempo fa qui sul canale con una lunghissima investigazione con l'alieno che raccoglieva campioni di terreno. E questa sicuramente è una cosa abbastanza interessante. Andiamo avanti. James Lovell e Frank Borman nel dicembre del 1965, i 2 astronauti della navicella Gemini, videro un UFO durante la loro seconda orbita di quel volo che durò ben 14 giorni. Come vedete è la norma per gli astronauti vederli, poi che non li dichiarino quello è un altro discorso. Borman raccontò che vide una navicella non identificata a poca distanza dalla capsula. La torre di controllo di Cape Kennedy gli disse che stava vedendo la parte finale della loro navicella. Borman confermò che quello che stava osservando era sicuramente qualcosa di completamente diverso dalla loro navicella. Ecco il dialogo svoltosi tra Gemini 7 e la base Lovell. Scusate. Lovell dice: un oggetto vola alto sopra di noi a oltre ore 10. Qui è Houston, ripeti ancora 7. Ho detto che c'è un oggetto che vola alto ad ore 10. È veramente un avvistamento? Sì, è vero. Siamo testimoni di numerosi avvistamenti in questo momento, non uno. Uno era vicino. C'erano diversi avvistamenti, stavano studiando la navetta Gemini e i suoi occupanti. Potete stimare la distanza o la grandezza? UFO? Borman dice UFO, non l'oggetto, UFO. Sono sulla nostra traiettoria. Secondo l'astronauta della NASA Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, gli alieni hanno una base sul nostro satellite e ci dicono in termini piuttosto decisi di stare alla larga dalla Luna. Scusate, ma non è che questa frase già di per sé conferma un sacco di teorie del complotto che vogliono che non siamo più tornati sulla Luna perché c'è stato vietato? Che vogliono che sulla Luna gli astronauti dell'Apollo 11 hanno trovato una base extraterrestre? Che sono entrati in contatto con gli alieni? Perché sembra di intuire questo. A quanto dicono i rapporti finora noti, sia Neil Armstrong che Edwin Aldrin videro degli UFO dopo il famoso atterraggio della Luna all'Apollo 11 il 21 luglio del 1969 nei bordi del cratere. Uno degli astronauti riferì di aver visto una luce sopra e dentro un cratere durante le riprese televisive, seguita da una richiesta di maggiori informazioni da parte del controllo missione.
Il controllo missione a Houston si erano accorti che c'era questa cosa e hanno chiesto agli astronauti di indagare. Ecco il dialogo che si sarebbe svolto tra Luna e Terra. Che cos'è? Controllo missione chiama Apollo 11. C'è pure la preoccupazione, no? Quei cosi sono enormi, mio Dio, enormi, oh mio Dio. Non ci credereste, gli astronauti sono sbalorditi e preoccupati. Vi dico che stiamo vedendo altre navicelle qui fuori. Navicelle! Ragazzi, le parole hanno un significato preciso, soprattutto dette da certe persone. Sono ferme sul bordo del cratere, sono sulla Luna e ci stanno osservando. Un professore ha voluto rimanere anonimo, ha inviato alle organizzazioni ufologiche il seguente resoconto di un dialogo da lui avuto con Neil Armstrong durante un simposio della NASA. Nascondere l'accaduto. Professore, che cosa accadde veramente fuori dell'Apollo 11? E Armstrong risponde: una cosa incredibile, anche se noi abbiamo sempre saputo di questa possibilità. Il fatto è che loro, gli alieni ci hanno intimato di allontanarci. Che cosa vuol dire ci hanno intimato di allontanarci? Non posso entrare nei dettagli, posso solamente dire che le loro astronavi sono di gran lunga superiori alle nostre, sia per dimensioni che per tecnologia. A Cipicchia se erano grandi e minacciose. Ma la NASA ha ugualmente inviato sulla Luna altre missioni dopo l'Apollo 11. Naturalmente la NASA le aveva già annunciate a quel tempo e non poteva rischiare il panico sulla Terra. Secondo l'ufologo americano Vladimir Azaza, nel Armstrong disse al controllo missione che due enormi oggetti sconosciuti stavano osservando lui e Aldrin dopo l'atterraggio sulla Luna. Ma questo messaggio non è mai stato ascoltato dal pubblico, perché la NASA lo ha censurato. Alexandr Kazantesev afferma che Buzz Aldrin fece un film a colori dell'UFO da dentro la navicella e continuò a filmare loro, Armstrong e lui stesso anche quando furono fuori. Armstrong confermò che la storia era vera, ma rifiutò di dare ulteriori dettagli e poi ammise che la CIA voleva che lui stesse zitto. Chatelain della NASA nel 1979 era responsabile del sistema di comunicazioni della NASA e confermò che Armstrong aveva veramente detto di aver visto degli UFO sul bordo di quel cratere lunare. Chatelain pensa che gli UFO possano provenire dal nostro stesso sistema solare, in particolar modo dalla luna Titano. Ecco alcune sue dichiarazioni. Gli incontri ravvicinati sono eventi ben conosciuti dalla NASA, ma nessuno ne ha mai parlato fino ad ora. Tutti i voli Apollo e Gemini sono stati seguiti a distanza, a volte anche abbastanza ravvicinata, da veicoli spaziali di natura extraterrestre, da dischi volanti e da UFO. Attenzione perché fa una distinzione tra veicoli spaziali di natura extraterrestre, dischi volanti e UFO. Quindi ci sono i dischi volanti sono una cosa e gli UFO sono un'altra cosa. Se li volete chiamare con quel nome. Ogni volta che ciò si è verificato, gli astronauti hanno informato la torre di controllo che ha sempre ordinato il più assoluto silenzio. Credo che Walter Schirra a bordo del Mercury 8 sia stato il primo degli astronauti ad usare il nome in codice Santa Claus. Adesso avete capito? Quando gli astronauti parlano di Babbo Natale, stanno parlando degli alieni che sono lì. Adesso è chiaro? Per indicare la presenza dei dischi volanti nei pressi della capsula spaziale. Per esempio, James Lovell a bordo dell'Apollo 8 disse, vabbè, questo lo sappiamo già, e cambiamo di nuovo il regime. E arriviamo alla seconda parte di questa sorpresa che avevo riservato per voi. Finita questa parte, procediamo poi con le domande. Mi date qualche secondo di tempo per riprendermi, eccetera. Anche perché le devo cercare e le devo segnare. Misteri negli archivi della Marina Sovietica.
La Marina russa ha declassificato i dossier nei quali sono registrati incontri con oggetti non identificati che risalgono al periodo sovietico e furono redatti da un gruppo speciale di ufficiali deputato alla raccolta delle segnalazioni anomale. Sapete che significa? Che un gruppo di ufficiali di marina e dei servizi segreti della Marina erano incaricati sin dalla fine della seconda guerra mondiale di raccogliere i dati e gli avvistamenti degli UFO e di studiarli. A capo del gruppo c'era l'ammiraglio Nikolai Smirnov, che vedremo, se non ricordo male, tra qualche istante, vice comandante della Marina sovietica. Non c'era l'ultimo ruota del carro, l'ultimo tra gli ufficiali della Marina sovietica. C'era il vice comandante della Marina sovietica a comandare l'inchiesta. Il 26 dicembre 2002 il giornale russo Gizn pubblicò un articolo sugli avvistamenti di UFO durante il periodo sovietico. All'interno di questo documento pubblico, attraverso appunto il giornale, vengono citati diversi nomi che verranno poi recuperati attraverso diciamo una serie di documenti rilasciati un po' come il FOIA americano, e che verranno raccolti da Paul Stonehill e da Phil Mantel nel famoso libro che vi ho consigliato tante volte sugli USO sottomarini. Tra questi ci sono l'ammiraglio Chernov, che diventa comandante nel 1974 degli studi UFO, USO soprattutto, sostituito nel 75 fino all'89 dall'ammiraglio Navo Itzn. Poi c'è un altro ammiraglio che in contemporanea studia uno dei fenomeni in specifico che vedremo tra qualche momento, che è l'ammiraglio Gorshkov tra il 1956 e l'86, per ben 30 anni. Abbiamo quindi il retroammiraglio dei servizi segreti di marina Yu Ivanov negli anni 70 e il viceammiraglio P. Kviatem, scusate la mia pronuncia di russo, in un periodo non ben precisato. Questo è un ritaglio che ho recuperato dal libro in oggetto e vi leggo un attimino una parte, se riesco, perché è scritto veramente piccolo. Sottomarini sovietici a propulsione nucleare cominciarono a incontrare strani suoni emanati da oggetti in movimento a grandi profondità. Quindi non solo c'erano gli USO, cioè gli oggetti transmediani, che venivano rilevati dai sottomarini, ma questi erano accompagnati da degli strani suoni. Il processo di ascolto dei suoni subacquei viene chiamato monitoraggio idroacustico e i monitor sovietici cominciarono a rilevare strani segnali che assomigliavano al gracidio delle rane. Gli oggetti responsabili di questi suoni vennero soprannominati kvachieri, termine ufficialmente adottato nei documenti della Marina sovietica. Kvakat in russo significa gracidare. I sottomarini nucleari che condussero la fase più frenetica della corsa agli armamenti durante la guerra fredda sembrano essere stati l'oggetto di maggiore interesse per i kvachieri, secondo il viceammiraglio Viktor Patrushev, capo delle operazioni dello Stato Maggiore della Marina russa e professore dell'Accademia delle Scienze Militari. I sovietici avevano costruito 243 sottomarini nucleari di diverse classi e oltre 1000 sottomarini diesel. Gli indicatori di rotta e direzione delle navi militari sovietiche mostravano che gli oggetti sconosciuti circondavano i sottomarini, cambiando la frequenza e la tonalità dei loro segnali. I sovietici non furono mai in grado di determinare la fonte del suono. Era come se gli oggetti invitassero i sottomarini a impegnarsi in una sorta di conversazione, un po' come fanno praticamente le balene e i capodogli. Gli kvachieri reagivano attivamente, ma a quanto pare mai aggressivamente, ai segnali acustici lanciati dai sottomarini. Accompagnavano i sottomarini sovietici finché questi non uscivano da una certa zona,
poi emettendo per l'ultima volta il loro suono gracidante scomparivano. Io qui l'unica cosa che posso pensare è che probabilmente ci siano delle zone, magari vicino a luoghi dove loro si sono stabiliti, vivono, c'hanno magari delle basi, eccetera, che, di fatto quindi non volevano che sottomarini nucleari armati, ma anche non fossero stati armati, erano armati di reattori nucleari, altamente distruttivi, inquinanti, eccetera, non li volevano lì vicino. Quindi gentilmente gli facevano capire in tutti i modi, ma loro non lo capivano, di togliersi dalle scatole. L'ammiraglio Nikolai Smirnov, di cui parlavamo prima, la marina russa di recente ha declassificato i dossier nei quali sono registrati incontri con oggetti non identificati e apparentemente superiori tecnologicamente a quelli costruiti dall'uomo. I dossier risalgono al periodo sovietico e furono redatti da un gruppo speciale di ufficiali deputato alla raccolta delle segnalazioni anomale. A capo del gruppo c'era all'epoca l'ammiraglio Nikolai Smirnov, vice comandante della Marina sovietica. Vladimir Azazza, un ex ufficiale della Marina e famoso ricercatore russo UFO, poi divenuto anche scrittore tra le altre cose, è convinto che si tratti di materiale estremamente prezioso. Il 50% di questi incontri con gli UFO sono collegati con gli oceani e il 15% ha a che fare con i laghi. Quindi la conclusione è che gli UFO tendono a nascondersi principalmente in acqua, il che ha anche una sua logica, dato che l'acqua è in grado di schermare alcune radiazioni, rendendo più difficile l'individuazione di una possibile astronave o sonda aliena in immersione. Il generale Leonid Ivashov, di cui trovate un video con, se non ricordo male, c'è una parte dell'intervista, dice in televisione: gli alieni sono già tra di noi. Siamo davanti alla testimonianza di un altissimo generale russo, ormai ovviamente in pensione. Questi cominciano a raccontare, cioè generali e colonnelli, soprattutto americani, ma non solo, di documenti, avvistamenti ed esperienze UFO. È altamente improbabile che si trovi qualcuno nel campo degli OVNI che non sia d'accordo con l'ipotesi extraterrestre come spiegazione del fenomeno UFO. Questa è la mia convinzione, ci dice personale, basata su un'ampia ricerca su questo argomento per oltre 3 decenni. Oggetti che viaggiano ad alta velocità ed eseguono manovre che nessun aereo conosciuto può fare usando quelle che sembra essere una tecnologia esotica che potrebbe cambiare la nostra comprensione della fisica, sono stati ora divulgati pubblicamente in diversi paesi in modo ufficiale. Per essere chiari, la realtà non è nuova, ma le informazioni sono ora disponibili tra i media e le persone non interessate all'argomento. L'ammiraglio Vladimir Chernavin, in un'intervista video appare su Russia Today TV il giorno 28 ottobre 2015. L'ammiraglio di flotta Vladimir Nikolaevich Chernavin, ultimo comandante in capo della Marina sovietica ed in seguito primo comandante della Marina russa, ha non solo parlato dei rapporti non proprio idilliaci tra l'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, ma anche di UFO. Chernavin ha dichiarato che in vari oceani del globo sono state segnalate apparizioni di UFO e che negli archivi militari russi ci sono centinaia di rapporti di questi avvistamenti. Rivela inoltre che mentre era al comando di un sottomarino, quindi prima di diventare ammiraglio, fu testimone diretto di questi fenomeni mentre si trovava in missione nell'Oceano Atlantico e nel Mar dei Caraibi. Tra gli avvistamenti più incredibili che lo riguardò ci fu quello di un avvistamento di un oggetto volante sopra una delle postazioni militari. L'UFO assunse varie forme, quindi era mutaforme, ma la sua forma predominante fu quella di un cappello rotondo, cioè di un disco volante. L'oggetto era molto luminoso e la sua luminosità cangiante, il disco poi si mosse molto velocemente. Inoltre si librò su una zona per poi scomparire e riapparire in un altro posto. Successivamente l'UFO si immerse e scomparve totalmente. Dopo un po' riemerse assumendo una nuova forma diversa. Chernobyl, concludendo il suo intervento sugli UFO, afferma di credere e di continuare a credere che non si possono ignorare questi fenomeni anomali, che ovviamente non sono terrestri. In uno dei file si legge, file russi, dell'avvistamento di 6 oggetti non identificati da parte di un sottomarino in missione di combattimento nell'Oceano Pacifico.
Non riuscendo a seminare i misteriosi visitatori subacquei, il capitano ordinò di riportare il sommergibile in superficie. I 6 oggetti fecero lo stesso, raggiungendo la superficie per poi volare via dall'alta atmosfera. Altri eventi misteriosi vengono registrati nella zona del Triangolo delle Bermuda. L'ammiraglio Yuri Beketov, comandante di sottomarino in pensione, racconta delle interferenze e dei misteriosi malfunzionamenti degli strumenti una volta raggiunta la zona dei Caraibi. L'ufficiale della Marina russa si spinge nel dire che potrebbe essere l'effetto di una qualche presenza UFO sul fondo del Mar dei Caraibi. In numerose occasioni gli strumenti hanno dato letture di oggetti materiali che si muovono a velocità incredibili. I calcoli hanno rilevato una velocità di circa 230 nodi, 400 km/h, in mare, sott'acqua. Una velocità del genere è pressoché impossibile anche in superficie, cioè per superficie del mare. La resistenza dell'acqua è maggiore. È come se questi oggetti sfidassero le leggi della fisica. C'è solo una spiegazione: le creature che hanno realizzato queste macchine sono molto più avanzate di noi, così conclude Berketov. Stiamo arrivando alla conclusione. Una conferma alle parole dell'ammiraglio Beketov arriva dal commento di Igor Barclay, veterano dell'intelligence della Marina sovietica. Gli UFO tendono a mostrarsi dove si concentrano le nostre flotte navali o quelle della NATO, soprattutto nei pressi delle Bahamas, delle Bermuda e di Porto Rico. Gli avvistamenti più frequenti si registrano nella parte più profonda dell'oceano, quindi nell'Atlantico e nella parte meridionale del Triangolo delle Bermude e del Mar dei Caraibi. Un altro luogo che ha fatto registrare numerosi avvistamenti UFO è il lago Baikal, uno dei laghi più profondi del mondo. I pescatori raccontano di potenti luci provenienti dal fondo del lago e di oggetti volanti sott'acqua. In uno dei file si riporta che nel 1982 un gruppo di subacquei in addestramento militare nel lago Baikal avvistò un gruppo di creature umanoidi vestiti con abiti argentei. L'incontro avvenne a una profondità di 50 metri. I sub cercarono di catturare le creature, ma ebbero la peggio. 3 dei 7 uomini infatti morirono, mentre altri 4 rimasero gravemente feriti. È possibile che esistano basi aliene sottomarine? Perché no? Nulla deve essere escluso, dice Vladimir Azaza, di cui qui a sinistra vediamo uno dei suoi libri russi. Lo scetticismo è la strategia più semplice di non credere a niente, non fare nulla. Raramente le persone hanno possibilità di visitare queste grandi profondità, perciò è di estrema importanza analizzare ciò che hanno incontrato a quelle profondità. Ultima diapositiva. Il presidente della Commissione Fenomeni Anomali della Società Geografica Russa di San Pietroburgo, quindi in questo caso parliamo di un civile, Yevgeny Litvinov, durante una presentazione alla riunione mensile della società, rivelò che la società aveva studiato decine di migliaia di casi di avvistamenti UFO ed era giunta alla conclusione che la loro presenza era reale. Sergej Kirillovich Lychak, scusate, è un lessicografo sovietico-russo, traduttore, autore e coautore di un gran numero di dizionari tedesco-russo e russo-tedesco. Coautore del primo dizionario UFO esplicativo in lingua russa. Nato nel 1923 nella città di Alchevsk, nella regione di Lugansk, si laureò presso la Aiger Naval School di Leningrado, speciali centrali elettriche navali. L'ingegnere di grado capitano 2 in pensione, dal 1942 al 73 prestò servizio nella Marina e nell'SA dell'URSS. Prese parte alle ostilità durante la guerra patriottica del 42-43, battaglia del Caucaso. Impegnato nel problema dei fenomeni anomali e degli UFO dal 1951, raccolta e sintesi di materiali, fu un sostenitore dell'ipotesi relativa all'origine extraterrestre degli UFO in tutta la storia dell'URSS, diciamo, moderna. E con questo, quasi 2 ore dall'inizio, direi che ho concluso con le diapositive. Mentre comincio
naturalmente ora a vedere le eventuali domande, ma suppongo che ce ne saranno tante. Faccio scorrere pure qui. Allora, datemi qualche istante di tempo perché naturalmente le voglio fare nel giusto ordine e quindi devo cercare di risalire, il più possibile all'inizio dello streaming. Quindi spero che avete fatto le domande in maiuscolo, così che io le possa beccare subito senza dover leggere uno per uno tutto quanto. Allora, qui ce n'è una intanto. Grazie Brunez per il lavoro che hai svolto, tra l'altro stasera da solo, mi sa, nella chat. Ok, qua siamo a 2, va bene, per ora leggiamo la prima domanda. Allora, Rejoice. Il giorno in cui trapelerà il video dell'incontro nella base di Holloman nel 54 tra Eisenhower, militari, Vaticano con una delegazione aliena, io impazzirò dall'emozione. Sarà la prova delle prove? Sicuramente sarà una grande prova delle prove. La prova delle prove secondo me non esiste. Non esiste per il semplice fatto che chi già crede al fenomeno UFO non ha bisogno di prove, o al massimo ha bisogno di prove che gli diano la certezza, ma di qualcosa che già sa. Il problema è la stragrande maggioranza della gente che non crede, che non sa, che è scettica, eccetera, che davanti a qualsiasi prova negherà sempre, fino a quando non andrà a sbattere la faccia contro la realtà. Che significa, tradotto in poche parole, che fino al giorno in cui gli alieni non si manifesteranno in mezzo a noi e saranno visibili dagli occhi nudi e crudi da scettici e ignoranti, continueranno a deridere e a non credere anche davanti alle prove più eclatanti, oppure ci vedranno complotti sullo stile del Blue Beam Project per cercare di giustificare tutto come qualcosa di falso e fatto come specchietto per le allodole sostanzialmente. Allora. Sì, vedo che ci sono tante domande anche scritte in minuscolo. Ai, 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 dovete stare attenti ragazzi perché io sono uno, non ce la faccio altrimenti a recuperarle tutte e magari ne salto qualcuna, magari tra queste anche importanti, eccetera. Allora, Giorgio, l'UFO crash di Aztec del 48 in Messico. Ho sentito che dopo dissero che fu una bufala, ma non tutti furono convinti. Tu cosa ne pensi? Che Aztec è uno dei casi assolutamente più veritieri, che le bufale ci sono e le vendono nei negozi e che sicuramente sono anche molto buone e vale la pena mangiarle, ma non a discapito della verità. Ad Aztec, tra l'altro, credo che ci sia stato un secondo incidente, se non ricordo male, dello stesso genere del primo. E che insabbino tutti gli incidenti UFO mi sembra abbastanza normale, visto la politica che hanno adottato in toto. Domanda di Patrick: c'è qualche ipotesi che questi oggetti possono essere interdimensionali o addirittura interferenze interdimensionali, che quindi possono essere addirittura accodentali? Allora, tutte le possibilità rimangono aperte, tutte, nessuna esclusa. Che possano essere oggetti interdimensionali, secondo me in una certa percentuale lo sono per certo. Così come quelli extraterrestri, così come quelli intraterrestri. Attenzione, per intraterrestri non intendo criptoterrestri, credo extraterrestri che però provengono dall'entroterra, che detto così sembra
continentale, ma mi riferisco proprio all'interno del nostro pianeta. Allora, ricordamelo con queste domande, ricordamelo direttamente sotto uno dei video in maniera tale da, poter in qualche modo ricordarmelo e vedrò se riesco naturalmente ad accontentare te o altri il prima possibile. Considerate che già c'ho una quindicina di argomenti che m'avete chiesto di trattare e ho circa altri 40 argomenti che, vorrei trattare prossimamente, più gli avvistamenti UFO, eccetera. Quello che manca naturalmente è il tempo per dedicarmi a tutta questa roba, cioè ci vorrebbero veramente giornate che durano una settimana, e dovrei essere un robot, una macchina senza bisogno di dormire, di mangiare, di andare in bagno, eccetera. Idem per quanto riguarda la puntata sulla macchina di Majorana, che tra l'altro potrebbe essere uno spunto interessante anche per parlare di Cannetto di Caronia, o potrei parlare di Cannetto di Caronia e, magari in qualche modo cercare di, far centrare anche questa situazione che, praticamente è sicuramente interessante. Nel frattempo vedo se ci sono altre vostre domande. Sì, già ne ho trovate altre 3. Okay, io nel frattempo scorro tutto quello che posso e dove posso. Allora, domanda di Maria Cristina: fino agli anni '70, '80 gli UFO si manifestavano alle persone normali. Gli alieni sembravano cercare un contatto con la gente. Da allora si fanno vedere prevalentemente dai militari. Perché? Allora, cara Maria, allora in primo luogo ti devo dire che non hai ragione, nel senso che non sei ben informata, ma capisco perché dici questo, perché purtroppo è quello che stanno facendo trapelare negli ultimi anni i militari e gli agenti dei servizi segreti, ma non è così. Ci sono allora facciamo un passo indietro. Fino a qualche anno fa, neanche tantissimi, parlo di 3, 4 anni fa, c'erano una media di 2, 3 avvistamenti al giorno in tutta Italia. Oggi ci sono 1/2, 3 avvistamenti sopra tutte le città più importanti d'Italia, ogni giorno. Questo per farvi capire la proporzione di come sono aumentati gli avvistamenti, negli ultimi anni. Ne consegue che di fatto siamo davanti a, qualcosa di importante e questo qualcosa di importante non lo riusciamo ancora bene a comprendere. Sicuramente riguarda la questione, ehm, dell'epoca, dei cambiamenti, dello sviluppo tecnologico, della direzione in cui stiamo andando a livello sociale, dei rischi di guerra, dello sviluppo delle armi nucleari di nuovo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sicuramente attirano l'attenzione degli extraterrestri che ci sondano, ci controllano, ci studiano, cercano magari, chissà, di capire il perché siamo così stupidi da andare sempre verso l'autodistruzione. Questo però non significa affatto che gli avvistamenti siano localizzati, di più dai militari. Sì, è vero che ci sono più avvistamenti sulle basi militari, ma la stragrande maggioranza degli avvistamenti sono avvistamenti fatti dai civili in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Tant'è vero che girando soprattutto su TikTok, che è forse il più immediato tra i social e quello con più utenti al mondo, eccetera, di fatto siamo davanti a decine e decine di avvistamenti UFO che vengono proposti da chiunque ogni giorno e vengono buttati nella mischia. E tra questi ogni tanto ne emerge qualcuno delle, basi militari o da militari o di testimonianze militari. La stragrande maggioranza quindi rimane, assolutamente di tipo civile, quindi non è cambiato,
assolutamente nulla, nonostante l'aumento di avvistamenti. L'unica cosa che è cambiata è che forse oggi sono i militari a parlarne di più. Sono i militari che raccontano di più perché stanno cercando in qualche modo di fare arrivare alla massa mondiale di persone, le notizie appunto tramite la disclosure, tramite il FOIA e via discorrendo sulle verità, degli UFO. Tizio: se Trump decidesse di rivelare la verità, ammesso che ne sia al corrente, pensi che lo farebbero fuori? Quali sarebbero le conseguenze? Allora, che Trump decidesse di rivelare la verità, non c'è questa possibilità perché sono, più o meno 7 anni che lo dice, che lo deve fare. Nello scorso mandato, a fine mandato, ve l'ho già detto tantissime volte, ci ha provato in tutti i modi a fare passare determinate informazioni, financo a fare delle leggi per costringere il governo successivo, quello Biden, tramite il Congresso a fare la disclosure, ma non ha sortito l'effetto dovuto per legge. In campagna elettorale adesso non solo lo ha detto più volte, ma è stato anche chiaro che è stato minacciato di morte. Lo hanno detto anche molti giornalisti che lo hanno potuto intervistare, molti podcaster. E lui l'ha detto chiaramente però che ha parlato con i piloti, che ha potuto intervistare diverso personale militare che ha portato delle testimonianze, che lui crede a questo fenomeno, non si sbilancia su cose molto più eclatanti. Dice che crede alla vita extraterrestre, che è un affare di cui non si è mai interessato in modo particolare, ma che cercherà di far luce per via delle testimonianze tramite interviste che ha potuto fare direttamente al personale militare. E che nell'interesse, qualora fossero vere tutte le cose che si stanno dicendo e che lui crede siano vere, fare passare attraverso il congresso al grande pubblico di queste scoperte scientifiche che potrebbero effettivamente cambiare il mondo. E quindi sì, lo farà se glielo permetteranno e sicuramente ci hanno già tentato 2 volte, è impossibile escludere che non ci tentino ancora a farlo fuori. Ma proprio oggi, sono partite le critiche nei confronti di Elon Musk che sta appoggiando Trump e che anche lui sta parlando di UFO e alieni. Proprio oggi, se non erro, in Pennsylvania, ha fatto tutto un discorso, adesso non lo ricordo bene, proprio su questo tema e, è stato criticato naturalmente e hanno colto l'occasione per cercare in tutti i modi di prenderlo in giro. Maria, adesso non accadono più gli incontri ravvicinati del terzo tipo con la gente comune. Tanti anni fa si sentivano racconti bellissimi di queste manifestazioni. Secondo te perché? Anche qui ti devo contraddire, Maria Cristina. Allora, il problema degli incontri del terzo tipo intanto è che la stragrande maggioranza non sono pacifici e non sono benevoli, ma si tratta di abduction. Quindi la persona oggetto di abduction non è una persona che spiattella i suoi racconti e le sue informazioni a destra e manca, perché ha paura di essere preso per mitomane, per pazzo, per schizofrenico, malato mentale, per vaneggiatore e via discorrendo. E quindi si rivolge a personale qualificato come possono essere certi ufologi, in certe associazioni, a certi ipnologi, certi psicologi, eccetera, eccetera, con cui può confidarsi e intraprendere un percorso preciso. Per quanto riguarda quella percentuale bassissima di presunti contattati e contattisti, mi piace usare il termine presunti, in realtà, molti nell'arco del tempo sono stati smentiti dalle prove. Molti si sono smentiti loro stessi facendo delle stupidaggini, dicendo delle stupidaggini, delle cose non realizzate, non vere, che dovevano essere in un determinato modo ma sono andate in tutt'altro modo, smentiti da analisi, da video storici, eccetera. Ora qui non voglio entrare in merito, ma ne ho parlato tantissimo nel video su Billy Meyer, ne ho parlato tantissimo sul video, su George Adamski, e in altre occasioni. Quindi
Le domande da porci sono ben altre. Perché invece stanno aumentando gli addotti in maniera esponenziale? Che cosa vogliono da noi? Multimateria. Non credo di averti mai visto in una live, quindi ti do il benvenuto. Ho visto un documentario sul Roswell degli anni 80-90 in cui i militari dicevano che dovevano tenere il segreto fino al 2025. Secondo voi è veritiero? Grazie. Allora, innanzitutto, multimateria, non avendo il riferimento del documentario, non ti posso confermare o smentire una notizia documentaristica. Tra l'altro, io non ho memoria di tutto, non posso, cioè non sarei normale se così fosse. Presumendo quindi, posso risponderti solo in questo modo, per presunzione, presumendo che quello che mi stai dicendo è corretto al 100%, quindi basandomi su quello che mi dici tu, certo che sì. Se, i vincoli legali di segretezza assoluta sul caso Roswell decadono nel 2025, non è improbabile, anzi dovrebbe essere in teoria molto probabile che nel 2025 si dovrebbe cominciare a sapere qualcosa di più. Non mi meraviglia che, la sua magari dischiusura sia già programmata da tempo. Allora, andiamo avanti. Ammazza quante domande, ragazzi. Stasera mi volete completamente con la gola secca e senza voce. Allora, intanto mi bevo un altro sorsetto d'acqua. Paola, come la mettiamo con tutte queste razze diverse? Si fanno la guerra tra loro per prendere il pianeta Terra? Si mettono d'accordo tra loro? Se stanno tornando i capi dei capi magari da Nibiru? Allora Paola, la tua è una bella domanda, ma, che include una serie di domande che secondo me tra di loro, hanno molto in comune, ma anche, tante altre cose che non sono in comune. Quindi, devo cercare di rispondere, a questa domanda come se fossero delle domande separate a sé stanti. Come la mettiamo con tutte le razze diverse? Innanzitutto noi del mondo dell'ufologia, e mi riferisco a noi quelli come me, cioè quelli che siamo abituati ad avere a che fare non solo con gli avvistamenti dell'oggetto volante non identificato, ma anche naturalmente con le interazioni aliene di vario livello, con le abduction, quindi i rapimenti alieni, con tutte quelle cose che riguardano il fenomeno UFO, il fenomeno delle interazioni aliene, i misteri del paranormale legati alle entità appunto extradimensionali, parafisiche, eccetera, eccetera. Tutto l'insieme. Volendo, diciamo, parlare solo esclusivamente di extraterrestri, quindi con un corpo fisico, quindi con una provenienza, da altri mondi, ma che rimane legata comunque a questo universo, a questa dimensionalità. Le razze che noi conosciamo sono tantissime, ma sono probabilmente una percentuale infinitesimale di quelle che realmente sono, plausibilmente diffuse nella nostra galassia. Ci sono delle voci discordanti, alcune delle quali magari portano anche a fare qualche risata. Ci sono per esempio, oggi delle affermazioni che sono state fatte nei primi anni 2000 da, tra l'altro, generali, eccetera, dove si parlava di 111, 117 razze già presenti in quegli anni sulla Terra, catalogate e riconosciute. E all'interno di questa categoria si parla di
tra le 12 e le 50 razze avrebbero tratti comuni, e sarebbero di tipo grigio, con caratteristiche a volte anche radicalmente diverse, come possono essere quelle per esempio, come possiamo dire, del colore della pelle, dell'altezza, degli occhi a mandorla giganti, eccetera. Quindi, le implicazioni sono infinite, così come sono infinite le possibilità. Si faranno la guerra tra loro per prendere il pianeta Terra. Allora, io non credo che possiamo parlare in termini umani, cioè l'ostilità eventuale di una razza extraterrestre potrebbe avere delle motivazioni talmente differenti dal nostro concetto di ostilità, dal nostro concetto di guerra, e ci potrebbero essere tante di quelle implicazioni, tante di quelle variabili, che fare un discorso di questo tipo diventa quasi impossibile. Vi faccio un paio di esempi pratici, proprio citando i capi magari di Nibiru, che in realtà non sono capi. Allora, se noi parliamo di, Anunnaki. Allora, gli Anunnaki in teoria erano alti 4 metri, 4 metri e mezzo, erano pressoché immortali rispetto ad un essere umano, poiché la loro longevità era talmente, incredibile che potevano vivere anche centinaia di migliaia di anni. E questo cambia tutto ragazzi, perché cambia lo sviluppo e la concezione della scienza, della scoperta scientifica. Immaginate uno scienziato come poteva essere, che ne so, Einstein, che ha fatto 4, Ettore Majorana, che hanno fatto 4, 5 importanti scoperte nella loro vita, nell'arco di 50, 60 anni di vita, scientifica. Immaginate un essere con un cervello più grande, quindi con maggiori capacità, che può vivere 100.000 anni. Quante scoperte scientifiche potrebbe fare molto più rapidamente e più avanti rispetto a quella che è la nostra concezione. Inoltre avrebbe un fisico che non sarebbe provato dalle malattie, che non invecchierebbe, senza quasi rischi, molto più forte, una tecnologia molto più avanzata, capace di manipolare qualsiasi cosa, eccetera, eccetera. Quindi, come potete vedere, applicare la nostra mentalità quando io vi dico che bisogna cambiare il punto di vista, questa cosa fa parte anche di questo discorso. Se vogliamo cominciare a capire quella che è la mentalità di un presunto extraterrestre, dobbiamo cercare attraverso le sue azioni di capire la sua mentalità, la sua capacità mentale, il suo modo di ragionare, la sua evoluzione mentale, eccetera, eccetera. Altrimenti non andremo mai da nessuna parte. Per quanto riguarda i capi di Nibiru, gli Anunnaki non sono credo capi di nulla, anche se ci sono delle teorie che direbbero questo. Gli Anunnaki in realtà sono semplicemente, una delle tante razze, tra l'altro, almeno da quello che si può evincere attraverso la letteratura ufologica, alienologica, non sono neanche quella più evoluta, quella più tecnologicamente avanzata e quella quindi più potente. Maya. Gabriele, ho sentito che un ex appartenente all'intelligence ha dichiarato che gli americani possiedono delle astronavi aliene. È attendibile secondo te? Allora, Maya, lo abbiamo già detto anche con Massimo Cirami tantissime volte, quindi certo che sì. Gli UFO catturati attraverso i reparti, di recupero appunto degli UFO Crash e dei suoi occupanti, possederebbero almeno ufficialmente in una struttura 9 oggetti volanti non identificati. Ragazzi, ma mi vedete a scatti? E se sì, vedete anche, cioè sentite anche l'audio a scatti o mi vedete bene e se sentite l'audio bene?
Scrivetemelo cortesemente che ora vengo a vedere nella chat, perché ho notato che ogni tanto ci sono dei rallentamenti del mio movimento e che rispetto al mio parlato c'è un ritardo. Ma l'ho notato in diversi momenti della puntata. Quindi Maya, certo che sì, sarebbero in possesso di almeno 9 astronavi aliene. Secondo me molte di più. Giorgio, 2 domande sintetizzate e, se possibile, autorevoli. Cosa ne pensi dell'avvistamento UFO del presidente Segni e Papa Giovanni XXIII a Castel Gandolfo, entrambi negli anni '60? Allora, per quanto riguarda quello del presidente Segni, in questo momento non mi ricordo la dinamica e quindi non ti riesco a dare una risposta. È qualcosa che ho una vaghissima memoria di tantissimi anni fa. Per quanto riguarda l'avvistamento del Papa Giovanni XXIII, io ritengo che quasi sicuramente tutto il racconto è veritiero. Ci sono degli elementi che lo lasciano credere e ritengo che quello sia stato uno dei veri contatti da contattista e che sia stato selezionato appunto il Papa in qualità di figura religiosa a capo della Chiesa cristiana e quindi comunque di circa 1/3, 1/4 della popolazione mondiale. Sicuramente più rappresentativo e rappresentante di qualunque capo di Stato, persino della Cina o dell'India. Francesco, perché non raccolgono il terreno in parti isolate se non vogliono farsi vedere? Allora Francesco, questo l'ho già spiegato in altre occasioni, quindi cerco di essere più breve e conciso possibile. Sostanzialmente agli alieni di farsi vedere o non farsi vedere non gliene può fregar de meno. Allora, io ritengo che domande come: "Ma perché gli UFO c'hanno le luci accese se non si vogliono fare vedere?" Oppure: "Ma perché, non si fanno vedere da tutti così tutti gli uomini capiscono che esistono?" Domande di questo genere, ma potrei farvi tantissimi esempi, sono assolutamente inutili. E, la risposta è: "Ma perché non ti fai delle domande serie?" Ora Francesco, non mi sto rivolgendo a te naturalmente, perché comunque questa domanda è pertinente ed è seria. Però era per far capire a tutti che dobbiamo fare attenzione a porci certe domande che in realtà non ci stanno permettendo di andare a fondo ad una cosa. Quindi la domanda reale è: perché gli alieni non si fanno vedere, ma vengono visti comunque in alcune occasioni anche mentre compiono delle azioni apparentemente così banali come raccogliere il terreno? La risposta sarà perché non gliene frega assolutamente niente di essere visti o non essere visti, perché probabilmente la loro considerazione dell'essere umano è alla stregua di un animale, col quale tu non interagisci e nel momento in cui può diventare pericoloso o aggressivo, come nel caso per esempio di un predatore, lo blocchi, lo ferisci, lo addormenti o lo elimini. Se devi studiare un luogo con le sue caratteristiche, tu non vai a studiare un altro luogo perché ha delle caratteristiche simili. Questo lo puoi fare se sei un militare che deve compiere una missione in un determinato luogo e ha la necessità di esercitarsi a compiere quella missione in un luogo del tutto simile, in assenza di quello originale. Ma quando tu devi condurre degli esperimenti scientifici, devi condurre delle misurazioni, eccetera, tu hai bisogno dell'originale. E quindi la domanda non è il perché non se ne vanno a raccogliere in un posto più isolato, dato che non si vogliono farsi vedere, ma perché stanno raccogliendo il materiale proprio in quel luogo, il perché stanno misurando proprio quel luogo. Qual è lo scopo? Cosa devono fare?
Perché gli interessa quel posto? Perché gli interessano quei materiali? Perché gli interessa la geometria, lo spazio, la distanza, eccetera? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre in questi casi. Raptor. Scusa, ho perso l'inizio, ma queste notizie dove sono state prese? Così da un giornalino locale. Queste notizie sono ritagli che sono stati accumulati da molti ufologi, da molti documenti, da dichiarazioni pubbliche in riviste, in libri con tanto di citazioni, eccetera, con un lavoro meticoloso che probabilmente va avanti negli ultimi almeno 30 anni. Gli ultimi sono stati recuperati dal sottoscritto, per cui, spero che nella domanda non sia insito un qualcosa del tipo: "Ma perché dovrei credere a queste cose qua?" Perché questo sarebbe alquanto fastidioso. Non per te, ma sicuramente per la domanda in sé. Stefano: "Seppur velocissimi, pare che comunque la velocità di un uso sia inferiore rispetto agli UFO. Ciò indica comunque che l'oggetto interagisce con l'ambiente circostante e non è isolato." Sì, però innanzitutto facciamo riferimento a quelli che sono i dati raccolti nel tempo di oggetti che hanno interagito con gli esseri umani. Quindi, per esempio, oggetti che si sono fatti vedere o sentire dai sottomarini sovietici, come abbiamo visto prima. Lo stesso per quelli americani, lo stesso per la Nimitz, per i caccia F-18, Super Hornet, eccetera. Ma non sappiamo se in altri momenti questi oggetti hanno prestazioni molto più elevate sott'acqua. Dobbiamo, ricordarci e non dimenticare che questi oggetti non interagiscono, secondo le leggi della nostra fisica, con il mare, con l'acqua. Non fanno schizzi, non hanno un impatto. È come se entrassero nell'acqua ed è come se l'acqua facesse largo all'oggetto, sfidando tutte le leggi della fisica, senza attrito, senza schizzi, senza colonne d'acqua, senza impatti, senza, onde, niente di niente. Quindi è un po' difficile rispondere a questa domanda per il semplice fatto che non conosciamo niente della loro fisica. Sappiamo solo che sfida la nostra fisica, che non agisce secondo le nostre leggi e quindi, appunto, agisce in un modo inspiegabile. Qualora queste prestazioni fosse scoperto che effettivamente non riescono a superare determinate limitazioni che ci appaiono, sufficientemente palesi, e allora evidentemente la loro tecnologia, per quanto evoluta e avanzata, ha delle limitazioni. E questo mi ricorda molto la serie TV UFO Shadow degli anni '60, dove appunto la tecnologia UFO uso funzionava esattamente in questo modo. Cioè gli UFO, già perdevano un po' della propria capacità quando erano in mare, ma non erano neanche invulnerabili in cielo, esattamente come sono gli UFO che ogni tanto precipitano, si schiantano, vengono abbattuti e via discorrendo. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda qui da recuperare. Nel frattempo mi riposo un attimo la gola e la voce perché mi stanno venendo dei dolori alla gola, abbastanza forti, dovuti al parlare in continuazione. Allora, vediamo se m'avete scritto qualcosa riguardo io vedo e sento bene, vedo e sento bene, tutte
Tutto okay sia audio che video, quindi sono io che vedo me stesso a rallenti. Questa sì che è un'anomalia, un mistero, vabbè. Okay, meglio così, l'importante è che voi mi vedete bene. Probabilmente sarà un problema magari della mia connessione, no, nemmeno, del mio computer a questo punto. Allora, Ivan, che tra l'altro è uno dei primi ad essere entrato oggi in chat. Se il nuovo segnale WOW venisse confermato, sarebbe la leva definitiva per poter fare un mooning a Polly Pocket? Allora, se venisse confermato, allora che c'è per me è un dato di fatto, quindi non deve essere confermato. Che possa essere confermata la sua artificialità è un altro discorso. Se verrà confermata la sua artificialità, direi che se non cambiamo mentalità siamo un po' stupidi e purtroppo temo che questo possa succedere a livello globale. Perché, come ho detto credo nella scorsa live, nel momento in cui verrà confermata una civiltà, anche se a 4 anni e mezzo anni luce, 4 anni virgola 23 anni luce, per essere precisi, automaticamente sarebbe molto più semplice operare con la disclosure, dichiarare che gli alieni viaggiano nello spazio, che sono presenti, eccetera. Ma immaginatevi cosa accadrebbe se nell'arco di poco tempo passeremmo da civiltà planetaria scoperta sul pianeta a noi più vicino. Gli alieni sono già tra di noi, viaggiano tra le stelle, hanno una tecnologia superiore, possono venire quando vogliono e fare quello che vogliono. Panico, cioè veramente a questo punto, quello che dicevano i servizi segreti si potrebbe realizzare, perché sarebbe un'escalation troppo rapida per essere metabolizzata e non ci sarebbe il tempo di fare quel giusto cambiamento di paradigma che ci vuole per evitare che la società collassi. Questo ovviamente non vale per tutti, perché ci sono categorie diverse con conoscenze differenti, consapevolezze differenti. Per esempio, in questa comunità del canale UFO News sono sicuro che ci saranno almeno un centinaio di persone che, si siederanno sulla poltrona guardando i telegiornali e dicendo: "Oh, finalmente la soddisfazione di sapere di aver avuto ragione per tutta la vita", magari sorseggiando un calice di vino, un bicchiere di birra, e ridendo tra sé e sé per quei poveri, ignoranti e scettici, eccetera, che per anni ti hanno magari preso in giro. Alessandro: "È possibile che siano già in mezzo a noi con le stesse sembianze?" Anche a te Alessandro benvenuto, perché credo di non averti mai visto nelle live. Sì, sono sicuramente in mezzo a noi e per essere in mezzo a noi ci sono solo 2 possibilità: o hanno le nostre stesse più o meno sembianze, oppure utilizzano degli espedienti di camuffaggio. E l'una non esclude l'altra. Diciamo che ci sono persone del mondo dell'establishment militare, politico e spionistico che hanno già detto, anche in modo abbastanza significativo, di questo. Ultimo, ma non ultimo per importanza, anzi forse uno dei primi per importanza, è stato colonnello, mamma mia, ho la testa troppo stanca ragazzi, coi no non riesco a ricordare i nomi e i cognomi. Colonnello Neil, che ha fatto proprio delle dichiarazioni da questo punto di vista, dicendo che vivono tra di noi. Ma non ci sarebbe neanche bisogno di fare discorsi di questo tipo, perché se gli UFO sono costantemente sopra di noi, se gli alieni abducono le persone o le contattano per scambiarci 4 chiacchiere, sono già tra di noi.
anche senza bisogno di mimetizzarsi o di scomparire nella folla o di non farsi notare, eccetera. Ivan, se il nuovo stessa domanda? Cardinale tanto di ipocrisia, esattamente. Di nuovo Ivan. Con l'entanglement quantistico ormai confermato, credi che sia possibile che il nucleare interagisca con il tessuto dell'universo e per questo gli UFO curano l'aspetto del nucleare, appunto? Questa è proprio una domanda da fare a mezzanotte meno 10 a una persona stanca che legge e scrive da 24 ore. Guarda, proprio m'hai fatto una bella domanda. Sì. Sì, perché loro interagiscono col nucleare, lo studiano, stanno studiando tutti i progressi che facciamo in quel settore e in effetti tornando indietro anche nelle cose che abbiamo visto questa sera, la maggior parte dei sottomarini che venivano, circondati, osservati, seguiti, eccetera, così come anche le portaerei, così come anche gli incrociatori, eccetera, sono quelli a propulsione nucleare, sia da parte russa sia da parte statunitense. Probabile che nei prossimi anni, se non ci sarà ancora questa disclosure, vedremo la stessa cosa anche con quelli cinesi, dato che stanno cominciando a progettare e costruire anche loro navi e sottomarini a propulsione nucleare. Quindi, sicuramente sono molto interessati a quelle che possono essere, scusate, le conseguenze, delle nostre, armi nucleari, delle nostre scoperte sulle energie e le armi nucleari, sull'utilizzo che ne facciamo, sulla sperimentazione, eccetera. Tant'è vero che, come ho detto qualche puntata fa, uno scienziato, un fisico dell'organizzazione SOL racconta sempre quell'aneddoto in cui un suo collega che lavora per il governo gli ha raccontato che in uno di questi 3, 4 luoghi importanti per, le interazioni aliene che si trovano negli Stati Uniti, come lo Skinwalker Ranch per intenderci, hanno deciso di condurre un esperimento, cioè di utilizzare dei prototipi di micro armi atomiche per attirare l'attenzione degli UFO e avere il tempo di studiarli e di interagire con loro. Questo perché è riconosciuto praticamente la loro attrazione per il nucleare. Che poi il nucleare, proprio per quello che è, possa influire attraverso, altre dimensioni, nello stesso spazio, eccetera, è plausibile. Ed è quello anche che avrebbero detto alcuni tra i più importanti contattisti nella storia dei contattisti. Io però da questo punto di vista mi sento di prendere queste informazioni con le pinze, anche se la fisica quantistica ci insegna che ogni cosa prende la sua strada, che le variabili sono veramente infinite come le possibilità. Gli UFO che sorvolano le basi, oltre ad essere interessati alle bombe nucleari, secondo te stazionano sulle basi perché vorrebbero recuperare qualcosa che gli appartiene? Questa è una domanda interessante, Armando. La mia risposta quindi è secca e accompagnata dalla mia personale opinione. La risposta è secca, sì. La mia personale opinione però è che se volessero qualcosa che all'interno della base gli appartiene, ritengo che la potrebbero benissimo prendere. A meno che non abbiamo sviluppato, grazie attraverso la loro tecnologia o quella di qualcun altro, magari al loro stile, un sistema difensivo capace di escludere i loro sistemi. Detto questo, siamo davanti a, un paradosso. Perché? Io ho un attrezzo che ho perso per strada, che so che lo hai recuperato tu e lo tieni nascosto in un luogo sicuro nella stanza accanto, con dove ci sono sistemi di sicurezza, guardie, eccetera.
Quindi quello che dovrei fare io è un'impresa quasi impossibile, cioè recuperare una cosa che sicuramente posso benissimo sostituire, che non mi è assolutamente necessaria, perché il mio sviluppo tecnologico produrre, a quello che voglio con una certa facilità, e dovrei recuperare invece questo oggetto che posso sostituire nella tua stanza, superando dei sistemi di sicurezza, superando delle guardie armate con dei punti interrogativi, con il rischio di consegnarti altre tecnologie e persino me stesso. E allora quello che ci dobbiamo chiedere è: una cosa la farebbero se il gioco non vale la candela? E quale potrebbe essere il motivo per cui sfiderebbero la sorte pur di prendere qualcosa? Allora, i motivi potrebbero essere fondamentalmente 2. Uno lo ritengo altamente improbabile, per non dire quasi impossibile: recuperare un individuo o un oggetto talmente raro per loro e quindi talmente importante da rischiare qualsiasi cosa, ma a quel punto ci sarebbero chiaramente un intervento in forze, con tutte le possibili tecnologie immaginabili. E quindi l'alternativa che rimane è quella che l'unico motivo per cui dovrebbero recuperare quell'oggetto è evitare che tu lo usi o lo sviluppi, e che questo sviluppo e questo uso possa essere fatto anche contro te stesso. Ma anche lì bisogna vedere se il gioco vale la candela. Spero di essere stato chiaro. Qual è il vero scopo, sempre Armando, del telescopio Lucifer del Vaticano? Allora Armando, questa è una domanda da $1.000.000. Il telescopio Lucifer ha come scopo principale quello di cercare la vita extraterrestre, e non è un segreto. Quello che è strano è tutto quello che è storicamente legato alla costruzione e l'uso di questo telescopio del Vaticano, oltre che al suo nome, che poi in realtà è una sigla, portatore di luce, Lucifero, che sarebbe stato raccontato tanti anni fa, che riguarderebbe l'arrivo o il ritorno di Nibiru, degli Anunnaki, eccetera, eccetera. E quindi qualcosa che è molto lungo da spiegare, è completamente fuori tema, eccetera, quindi rimandiamolo ad un'altra occasione, anche questa cosa ricordamela, e vediamo magari, di inserirlo in un contesto in cui naturalmente si può parlare di qualche minuto anche di questa cosa. Allora ragazzi, io intanto vi do lo stop alle domande cortesemente, quindi piglio tutte quelle che sono, rimaste ad ora, dopodiché non ne aggiungete altre perché ho forte dolore qui alla gola crescente, ehm, e devo fare attenzione insomma perché grazie, Bruno, sei stato no tempestivo. Super tempestivo, non m'hai dato neanche il tempo di finire di dirlo che già hai segnalato, lo stop alle domande. Hai fatto bene comunque. Allora io mi sto segnando intanto le ultime. Uhm. Datemi qualche istante, perché ce ne sono alcune che sono un po' mimetizzate. Allora, ragazzi, prima di procedere con le domande vi dico, come dico sempre, non mi fate domande su persone e colleghi ricercatori, perché non vi rispondo. Non mi piace parlare delle persone che non sono presenti e non possono eventualmente difendersi.
Così non mi piace citare persone che non c'entrano niente con l'argomento della giornata, solo perché magari hanno fatto qualcosa su cui voi siete curiosi, eccetera, eccetera. Per favore, perché, cioè dovete rendervi conto che non è fattibile, non è corretto. Questo non significa che non vi voglio rispondere, perché se magari formulereste la domanda in un modo diverso, senza magari citare le persone, senza chiedere delle persone, eccetera, magari potrei anche rispondere. Domenico: credi che sia possibile che forme di vita extraterrestri abbiano già visitato la Terra? Se sì, come potrebbero aver influenzato la nostra storia? Domenico: gli avvistamenti UFO di origine extraterrestre avvengono ogni giorno in quantità industriale, quindi è logico che siamo stati visitati. Siamo stati visitati storicamente per chi studia la clipeologia, l'archeoastronomia, l'archeologia misteriosa, la paleoastronautica, eccetera, lo sa perfettamente, i culti Cargo e via discorrendo. Siamo davanti a, visite, tra l'altro spesso mirate a popoli particolari, di razze particolari, che magari una interagiva con un popolo, una con un'etnia, una con un altro popolo, che hanno storicamente influenzato. Non solo, ma quasi certamente, almeno parlando per i miti sumeri, eccetera, hanno sicuramente, modificato anche la nostra genetica, hanno sicuramente accelerato la nostra evoluzione con criteri, alcuni interessanti, altri più discutibili. Come l'avrebbero potuto influenzare la nostra storia da tutti i punti di vista? Anche semplicemente banalmente "banalmente" tra virgolette, modificando la nostra genetica, potrebbero effettivamente aver influenzato tutto il corso della nostra storia. Tutto il nostro concetto di mente, di civiltà, di socialità, di militare. Non dimentichiamo che le prime guerre degli uomini sono state combattute per servire gli dèi. L'uomo non nasce come entità guerriera, l'uomo nasce come un'entità pacifica, conviviale e sociale, stile clan per intenderci. Sono stati gli dèi che hanno portato le armi, hanno portato la guerra, hanno portato, la il dovere sopravvivere, e il dovere fare determinate cose. Quindi hanno influenzato, e come. Domenico: come pensi che la vita di un astronauta cambi dopo aver visto la Terra dallo spazio? Questa domanda mi garba tanto, ed è una cosa a cui ho pensato spesso. Io credo che, dopo avere sentito le testimonianze di Gordon Cooper, di Lovell, eccetera, mettendole a confronto con alcuni eventi di astronauti moderni come la Cristoforetti, per esempio, che hanno vissuto delle esperienze, ma le hanno negate, e intorno a queste esperienze sono state dette un sacco di stupidaggini a copertura. E vedendo quello che succede dopo, durante e i cambi in determinate condizioni di lavoro, eccetera, ritengo che chi è a contatto direttamente con certe cose non può più fare a meno di avere, 1, delle riflessioni che vorrebbe portare alla società, delle informazioni che vorrebbe portare alla società. 2, uno shock, corposo, che ti può portare ad ammalarti, a stare male, eccetera, come è successo con un'astronauta di cui non ricordo il nome, un'astronauta donna americana, che è tornata da un'esperienza con lo shuttle, in cui probabilmente ha avuto un incontro, è collassata letteralmente durante la conferenza stampa, è svenuta, eccetera, per non riusciva a parlare, e via discorrendo. Quindi di questi casi ce ne sono sicuramente. Non dimentichiamo che
la Cristoforetti, dopo aver fatto questa esperienza e aver fatto la gaffe pubblicamente, è stata buttata fuori, ufficialmente se n'è andata lei. In ogni caso che se ne sia andata o che sia stata buttata fuori dall'aeronautica, ha perso il lavoro. È stata poi arruolata, sì, di nuovo come astronauta per conto dell'ASI, l'Ente Spaziale Italiano, che tramite l'ESA l'ha fatta rientrare nel Programma Spaziale Internazionale. Però probabilmente non poteva più far parte, dei militari perché non ha saputo comportarsi adeguatamente in una determinata situazione. Lo stesso Gordon Cooper lascia il mondo dell'astronautica dopo essere entrato in contatto con determinate informazioni e schifato da quel mondo di falsità, decide di andarsene. E nonostante fosse una persona tutta d'un pezzo, schiva, assolutamente formale, ligea, eccetera, si scaglia contro l'establishment, contro i militari, contro il governo, contro la NASA. Cosa pensi dell'astronave che sembra avvicinarsi? Al di là di quello che dice Ramirez, ho sentito un ingegnere italiano che analizzava le foto NASA del sistema solare. Allora, Morchemindi, per quanto mi riguarda, io non ho indagato approfonditamente alla cosa perché comunque mentre stavo cominciando ad interessarmi all'argomento mi sono arrivate una marea di notizie che la smentivano da un punto di vista tecnico-scientifico. Quindi lì mi sono fermato. Da ieri ho cominciato a sentire nuovamente, anche l'altro giorno c'era stata qualche domanda a riguardo, ma ancora aspetto di vedere un qualcosa di decisivo che mi possa portare a pensare che questa faccenda sia quantomeno parzialmente veritiera, cioè che ci sia un oggetto che si sta avvicinando. Sicuramente c'è molta confusione in questo periodo perché si stanno accavallando tante notizie e qualcuno sta tentando di far emergere questa questione dell'astronave associandola al segnale che viene da Proxima Centauri B. E questa credo che sia un po' una meschinità, ahimè, temo che qualcuno sta portando avanti per il proprio tornaconto, per portare acqua al proprio mulino. Poi spero di sbagliarmi. Secretare i file con la sicurezza nazionale, la risposta non ti pare? Se io credo che le risposte che noi ci possiamo attendere sono tantissime. Sicuramente una risposta indiretta può arrivare dalla diffusione delle informazioni tramite declassificazione. Un'altra ci può arrivare dall'accanimento nel continuare a secretare file con la scusa della sicurezza nazionale sicuramente, ma ci sono tante altre possibilità, quindi tante altre risposte. Il problema è che non ci sono risposte che sono sufficientemente esaudienti da darci il giusto input. Negli anni '60 in Pennsylvania ci fu un UFO crash di un oggetto a forma di ghianda e ciò fu ricondotto all'esperimento segreto dei nazisti della campagna der Glocke. Cosa ne pensi? Allora, il riferimento a questo caso, non mi ricordo il nome, ma dovrebbe essere il caso, di cui ha dato conferma Mellon qualche mese addietro, prima dell'estate, e di cui abbiamo parlato in una live con Massimo Cirami.
ed in cui ho fatto vedere tra l'altro delle fotografie dell'UFO crash, anche dell'UFO caricato sui camion, eccetera, eccetera, e tutta una serie di illustrazioni fatte all'epoca dai testimoni con le ricostruzioni, eccetera. Quindi l'evento è assolutamente vero. Che possa essere riconducibile agli esperimenti nazisti della Die Glocke è un altro paio di maniche. L'unica cosa che hanno in comune è una vaga somiglianza della forma e il fatto di avere dei simboli nella parte, diciamo, potremmo dire alta della pigna, cioè la parte larga della parte a forma di pigna. In realtà la Die Glocke non aveva la forma di una pigna, ma era un cilindro che si allargava un po' verso l'alto e in teoria aveva un anello con dei ganci che servivano durante gli esperimenti a tenerla incatenata ad una struttura che tra l'altro esiste ancora e si trova, se non ricordo male, in Romania, dove furono condotti per alcuni mesi alcuni degli esperimenti, ehm, prima che scomparisse del tutto, e nella parte bassa c'erano alcuni simboli che in realtà erano delle rune, perché non dimentichiamo che, le SS utilizzavano le rune come simboli, delle proprie forze armate. Penso in merito a questi affermi di John Ramirez quando Neo Piccaluca dicono la stessa cosa alla fine. Allora, anche tu mi stai chiedendo di esprimere un parere su delle persone. Perché non mi stai chiedendo solo di esprimere un parere su quello che dicono, ma anche su loro, perché è una logica conseguenza che se uno dei 2 ha scritto una stupidaggine, per non dire una stronzata, li accuserei di dire delle stupidaggini e quindi di essere, dei contaballe. Quindi lasciami rispondere in questo modo e capisci quello che t'ho voluto dire. E qua si ripete di nuovo la stessa domanda. Qua mi ripeti di nuovo la stessa domanda, e quindi c'erano alcune domande che erano ripetute 3 volte. Va bene. Allora ragazzi, spero che questa puntata sia stata all'altezza, naturalmente che vi sia piaciuta e ovviamente non dimenticate prima di andare di lasciarmi il vostro like. Se mi volete lasciare un feedback, un commento o una vostra domanda mi farete anche piacere e un gran favore. Naturalmente vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, per tutto il tempo che siete stati qui in chat con la pazienza sia nei confronti di me che questa puntata ho dovuto leggere davvero tantissimo, ma immaginate quanto era possibile, imparare a memoria tutti quei nomi, tutte quelle date con tutte quelle informazioni associate a ognuno di loro è impossibile. E naturalmente, qualcuno questa sera che ha disturbato nella chat, mi dispiace anche per questo, anche se non è una mia responsabilità, naturalmente ha criticato questo mio fare, in più di un'occasione e naturalmente sono stati presi i giusti provvedimenti. Quindi vi ricordo il like per i nuovi, presenti che hanno seguito, se interessati vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare il campanello per ricevere le notifiche. Vi ricordo le nuove uscite dei video in premiere, vi ricordo la live del giovedì pomeriggio sulle presunte scoperte, di Marte. Ci vediamo anche venerdì con il Salotto dei Misteri, col nuovo appuntamento insieme a Massimo Cirami, con cui parleremo del capitolo sugli UFO e la tecnologia nucleare, le armi nucleari, prese direttamente dal manuale Fire Officer Guide to Disaster Control. Scusate, nel frattempo stavo cercando di leggerlo dalla libreria, là davanti, perché comunque è un libro che io ho da parecchi anni. E naturalmente se ci saranno novità importanti, altre informazioni, sarà mia premura come sempre,
informarvi il prima possibile. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima e grazie ancora di essere stati qui con me. Ciao.